Ciao a tutti gli illuminatori e bentrovati. Benvenuti nel secondo video della set review di Nelle Terre di Inchiostro. Io sono Mario di Disney Lorcaner Netflix e sono qui con Buon Pingu, o Pingu per gli amici. gli amici, ok. E oggi andremo avanti con la review e guarderemo le carte nell'inchiostro ametista o Viola. viola. Ok, Banalmente semplicemente. viola. Ok. Durante tutto il video utilizzeremo una scala di valutazioni. Se avete curiosità o non l'avete già visto nel video precedente in cui abbiamo guardato le carte gialle o amber, potete trovare la descrizione di come andremo a valutare le carte in quel video e lasceremo ovviamente nella descrizione di questo video il link. Quindi senza ulteriori indugi buttiamoci subito con la prima carta, switcho alla view dove vediamo effettivamente le carte e vai Pingu. Allora, prima carta del colore viola, Alice, alchimista del tè. Costa 6, inchiostrabile, è un 4 di forza, un 4 di volontà. Ha un'abilità sempre più curioso, che ha il simbolino, si impegna un personaggio avversario a tua scelta e tutti gli altri personaggi avversari con lo stesso nome. E va in avventura per 2 inchiostri. Ed è una super rara. Quindi partiamo Ok. col colore viola, subito bam, con le stecche di super rare. Vai, esatto. Cosa ne pensi di questa cartina? Allora, l'effetto non è neanche male. Ci sono molte carte viola che si impegnano per impegnare altri personaggi. In poche parole, tra virgolette, fanno da, vogliamolo così dire, rimozione, perché tu ne impegni per poi attaccarli. Magari quei personaggi che l'avversario si tiene libero o che non questa per fare cose buffe. Il fatto è che costa 6, ok? Un 4-4 è un bel body, però costa 6 per impegnarsi, per impegnarne banalmente uno, perché a meno che non stai giocando con i cuccioli di Dalmata, questa carta Esatto. è un po' me. Stesso È pensiero. vero che fa 2 lore, ma Sì. per me questa è una delle prime super rare che io metterei nel raccoglitore. Non la guarderei neanche, cioè, Sì, se proprio è vogliamo metterla, dai, è un 2 giusto se vogliamo giocare una tecina un stramba, 2 di ma speranza. per me questa carta non vale la pena proprio di giocarla. Costa Mhm. veramente tanto come costo. Costasse Sono qualcosa in d'accordo. meno era decente, ma a 6 no. Assolutamente sì. Sì, è un po' strana come carta, come dicevi tu, nel viola abbiamo qualche carta, soprattutto anche un po' lenta, cioè deve entrare e poi deve tappare, quindi deve sopravvivere un turno che probabilmente lo farà con 4. Però comunque forse, non lo so, per quello che è il meta adesso, per come si evolve è abbastanza rapido in realtà il meta, quindi la vedo un po' lentina a fare il Molto suo lenta. lavoro. E poi, come dicevi, appunto, non ci sono tanti deck in realtà che giocano copie multiple, per cui questo effetto ti dà tutto questo valore al momento. Quindi forse non è una carta che adesso vedrà il suo momento di gloria, magari in futuro. Quindi anch'io sono d'accordo sul dire più un 2 di speranza, forse in qualche deck Esatto. sì, però in costruito non la vedo proprio niente qualcosa di No. utilizzabile al momento. In seeded draft io banalmente la piccherei perché è un bel body, cioè un 4-4, sta lì, ti picchia i grandi, ti picchia i piccoli, resiste a qualche colpo. All'evenienza fa 2 lore, all'evenienza ti impegna un personaggio avversario. Male non è da draft. Mhm. Da draft o seeded. Comunque rimane sempre un 2 per me, cioè nel Anche secondo senso me. la picchi giusto perché non c'è niente di meglio. Assolutamente, banalmente a costo 5 in Kabyle abbiamo Don Carnage, credo si chiami, qualcosa, forse in inglese, che è un 4-4 anche lui, questa anche lui per 2 lore, però è evasivo. Quindi è già meglio, a livello di Esatto. abilità è già meglio. Quindi Molto anch'io sono banale. d'accordo, sì. Un 2 lo vedo più corretto, sì, anche qui. Sì. Ok, quindi aggiorniamo il nostro archivio dei voti. Ok, e Direi allora di passare alla prossima. andiamo alla prossima. La tua. Prossima è Seguaci di Chernabog.
Personaggio a costo 1 inchiostrabile, con 2 di forza e 1 di forza volontà. È classico alleato, quindi come classificazione abbiamo questo. Fa un lore e come effetto ha anime inquiete. Ogni volta che questo personaggio va all'avventura può esiliarlo per pescare una carta. Cosa ne pensi? Allora, per me questa carta è una mina fotonica, cioè nel senso l'ho vista giocata negli aggro, l'ho vista giocata nei mazzi mid game, l'ho vista giocata addirittura nei control, cioè questa carta è fortissima. Nel senso, si inchiostra se la peschi sul tardi partita. La giochi nei primi turni, ti questa, ti fa pescare, all'evenienza ti attacca con un 2 di forza, cioè questa carta come minimo è un 4 se non un 4,5-5, cioè questa carta è forte, non c'è nulla da dire. Concordo, diciamo che ha già visto un sacco di gioco in realtà, quindi come drop a 1 molto molto valido. E a me l'unica cosa che diciamo non convince tantissimissimo ancora è soltanto il fatto che magari come dire, rispetto a quello che ti poteva dare un drop a 1 nel rosso viola, che era body a 3, fai un lore, bounce e poi rinchiostro, che era un valore importante in realtà, riprendersi un inchiostro così. Questa in realtà non te lo dà, nel senso che devi bene o male esiliarla per avere la pescata, però comunque è bella flessibile, cioè se dall'altra parte non ho qualcuno che può challengearmi, posso tranquillamente scegliere di tenermela tappata e fare il mio lore, magari fare un altro lore al prossimo turno, dopodiché vado a pescare. Quindi la vedo anch'io molto molto valida da questo punto di vista. In realtà, come dicevi, vede già tanto gioco, quindi sì, anch'io sicuramente la vedo forse più su un 4 che su un 5. Esatto, più però sul 4 che sul 5, però è comunque molto molto forte, molto molto giocata. Sì. In Limited invece? In Limited secondo me è uguale, cioè nel senso è un costo basso e i costi bassi in draft vanno presi per forza di cose, e se non ti serve ti fa pescare una carta, che male non fa. Anche per me questa è un bel 4, cioè ecco, magari in draft, dato che il gioco è un pochino più lento, la metterei più sul tendente al 3 che sul 4, però comunque diciamo che se mi passa sotto mano la prendo volentieri, ecco. Sì, decisamente. Poi secondo me in questa espansione le carte per pescare non sono tantissime, cioè qua non abbiamo un Friends on the Other Side come nel primo set, che oltretutto era comune, no? Quindi in draft magari o in Limited in generale avevi il peschino. Qui sono molto meno le occasioni, quindi in realtà piccare al 100% e poi troppo a 1, quindi anche lì per la curva perfetto. E no, anche secondo me è molto forte. Io la vedo comunque in realtà intorno al 4, proprio perché è più lento il gioco, ci puoi guadagnare di più in termini di lore, magari ci puoi andare un po' più tranquillo, anche perché 2 di forza tradda abbastanza bene all'inizio, nel turno 1-2 sicuramente siamo abbastanza messi bene, dopo magari diventa meno efficace, però a quel punto la sacrifichi. Vabbè, ma mal che vada la sacrifichi, vai a pescare una carta, e ci peschi. Banale. Però sì, diciamo, se tu sei su un 3 e su un 4 possiamo concordare su un 3,5 volendo. Sì, volendo sì. Ok. E allora 3,5 sia. Ok, allora andiamo alla prossima, che è tutta tua. Allora, la prossima è Diablo, Famiglio Fedele. È un 1 inchiostrabile con 2 di forza e 1 di volontà. Ha un'abilità che si chiama In cerca di Aurora e dice: ogni volta che giochi un personaggio chiamato Malefica, puoi guardare la prima carta del tuo mazzo, metterla in cima oppure in fondo al mazzo, e fa 1 di leggenda. Allora, questa carta, a me banalmente le carte che necessitano di altre carte per fare gli effetti non mi piacciono per niente, perché sono troppo limitanti. Tra l'altro le malefiche in generale costano 3, 4 e adesso ce n'è una anche a costo 5. Per me è un no su tutti i fronti, cioè nel senso è carino solo perché è un 2-1 a costo 1. Basta. E cioè per me banalmente un vanilla 2-2 senza effetti è più forte. Cioè molto più forte.
Sì, tra l'altro Questa carta è proprio 2-1 da raccoglitore, sì, esatto. stats particolari, che non abbiamo visto tanto prima. E vabbè, si porta con sé questo tema dello spostamento danni che in realtà, almeno per quel che ho visto io, per ora sicuramente in costruito non ha visto gioco. Io non ho visto mazzi in classifiche alte con lo spostamento danni, quindi magari arriverà il suo tempo, però sono d'accordo con te, molto condizionale, può vivere soltanto in un mazzo dove appunto punti su Malefica come tipologia di carta. Esatto. Certo, hai la Malefica aggro, hai la Malefica a costo 3 che ti fa pescare, adesso hai quella leggendaria, hai le Malefiche magari quelle blu che ci sono del set 1, non ne ricordo altre onestamente al momento. Vabbè, la No, Malefica penso Drago, credo sia proprio Malefica quelle. anche lei. Esatto, però, cioè, nel Mm-mm. senso, Sì, non penso che questo qui al nono turno con una Malefica Drago ti rimanga ancora in campo, ecco. esatto. Più che Però, altro hai tanti... Più che altro è anche l'effetto in sé, no? Cioè alla fine è uno scry, non stiamo neanche pescando per dire, quindi esatto, forse esatto. non è tutta questa gran Questa cosa, anche forza, l'effetto se lo esatto. triggeri. E Quindi... idem in sealed o draft, cioè nel Mhm, senso, questa carta la lascio passare, ma proprio senza pensarci due volte. mhm. Probabilmente sarà anche una delle ultime, perché in draft cioè, o prendi le malefiche apposta, ma Sì, o ti non ne manca vale neanche la proprio... pena. Sì, esatto, magari in draft puoi decidere, no, di fare questo mazzo tematico spostamento danni che tra l'altro lavora anche con altre carte che poi vediamo in Davanti. Amethyst. Non solo le malefiche, però appunto questo si triggera con le malefiche e basta. Oltretutto è leggendaria, è una delle malefiche di questo set, quindi difficilmente la vedremo. E sì, draft forse serve soltanto per mettere a posto la curva, se sei Esatto, a se costo a proprio sei a corto. corto di inchiostri bassi, sì, prendi Mhm, lui, mhm, ma mhm. proprio se ti passa sotto mano. Quindi stiamo concordando su 1 su 5 su entrambe? Sì, per me Ok, sì, ok, molto banalmente sì. ok. Ovviamente se, insomma, se ci sono opinioni diverse tra chi ci guarda vorremmo tantissimo leggerle nei commenti perché è veramente interessante capire punti di vista diversi. Esatto, Ma, non fate i tipidi. esatto, sezione commenti è aperta. E andiamo alla prossima allora. Oh, che bella, a me piace un sacco questa carta, Da tua. spoiler. Ok, allora, Genio Amico Solidale. È un personaggio a costo 4, non inchiostrabile, 3 di forza, 5 di volontà. Il suo effetto è 3 desideri. Ogni volta che questo personaggio va all'avventura puoi rimescolare questa carta nel mazzo per pescare 3 carte e fa 1 di lore. Super rara. Cosa ne pensi? Allora, anche a me piace questa carta. Ci manca quel qualcosina in più, per me, che è l'inchiostrabile. Fosse stata inchiostrabile era bellissima. Cioè, non inchiostrabile è un chiodo fotonico. Un po' sì. È molto bello l'effetto perché comunque rischi magari cioè, questi per uno non facendo l'effetto prende un po' di botte e magari Mhm, il turno dopo riquesti e te lo rimescoli nel mazzo mhm. per pescare 3 carte. È rischioso, certo, però il suo lo fa, cioè nel Sì. senso non ti serve? Boh, pesco 3 carte. Sì, 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 esatto, esatto. No, per me diciamo che la sua sfortuna è che se la batte con Merlino Coniglio in questo momento, Esatto, che come costo 4 non inchiostrabile, per me in questo momento è è più migliore. forte, Eh è sì, molto più forte. perché comunque sia il bounce ti permette di continuare a pescare in continuazione, anche quando muore, comunque quando viene esiliato peschi, quindi hai sempre quel trade che non è a favore in realtà dell'opponent, quindi Merlino Coniglio è troppo più forte. Però io la adoro sta carta perché il fatto che abbiano fatto il genio che fa 3 desideri, i tuoi desideri sono le 3 carte che peschi e dopo che te li hai esauditi torna nella lampada che è il tuo mazzo. Esatto, Cioè, per me è è bellissimo. bellissima. È proprio da flavor È questa bellissima. carta, è proprio da flavor. Però secondo me questa carta in un mazzo di una carta che andremo a vedere più avanti, tra Mhm, l'altro leggendaria nel Jafar, mhm.
Secondo me può dire molto la Può fare sua il suo. questa. Può Tra dire l'altro molto super la sua. tematico. Mhm. Esatto. Diciamo che in costruito per ora non la vedo ancora come un buon sostituto a Merlino Coniglio, quindi Esatto. forse un 2 potrebbe andare. Non Sì, la è vedo un proprio da 2 1. come Tech, magari la giochi in una, massimo due copie, se non sai che cosa mettere nel mazzo, però ovviamente quel mazzo è molto contato con le carte, nel Sì. senso, poi banalmente è molto più forte Coniglio, Sì. Merlino. Forse in qualche mazzo veramente tematico, proprio genio, Esatto, lampada, Jafar, esatto, Aladdin, non so, cose del genere, potrebbe esatto. essere carino e divertente. Il limited invece? Il limited non lo so, cioè io il limited banalmente lo terrei più come un 3-5 che prende a schiaffi gli altri e quando non mi serve più lo rimescolo pulito nel mazzo per pescare 3. Sì. Io per quello che dicevo prima, cioè per rimanere coerente con quello che dicevo prima, siccome non vedo tante modalità di pescata in questa espansione, per me il fatto che questo mi faccia pescare 3 carte in limited è un vantaggio carte assurdo rispetto a quello che Mhm. diciamo c'è a disposizione. E ci sono delle carte che fanno pescare, per carità, però sono sempre carte un po' particolari, non so, per esempio l'oggetto che quando sfidi ed esili ti fa pescare, piuttosto cioè ci sono un po' di condizioni a contorno. Invece questa la metti, questi, quando hai deciso che basta così, ti peschi 3 Esatto, carte. ti peschi 3. Secondo me, cioè, io è una carta che piccherei quasi, probabilmente come prima pick, se me la trovo nello slot delle rare la farei io. Mhm. Che poi bene o male, se hai molta fortuna, rimescolando nelle 3 carte che peschi lo ribecchi, quindi Esatto, è vero, bene o bravissimo. male ti può ricapitare. Capita una È vero. volta su 1 milione, però Perché mai dire giustamente mai. la rimescoli, infatti è un fattore che Perché non prima avevo pensato. rimescoli e poi peschi 3 carte, esatto. Mhm. Io la vedrei sicuramente 3, 3 e mezzo. Sì, un 3 ci sta, è Un 3, onesto. ok, ok. È molto onesto. E vada per il 3. Perfetto. Passiamo alla prossima, che è tutta tua. Allora, abbiamo il primo titano dell'espansione. Ce ne sono, se non mi sbaglio, 4, se non 5, 4. Questo è Hydros, titano di ghiaccio, costa 3, inchiostrabile, è un 2 di forza, 2 di volontà, appunto è un titano, ha l'abilità che si chiama Tormenta, lui si impegna per imperniare un personaggio e fa leggenda per 2. Allora, come abbiamo detto prima, nel caso di Alice, cioè per me già questa carta è molto più forte di Alice, perché costa meno, Sì. fa due leggenda come Alice e ha praticamente la stessa abilità, cioè costa meno, costa 3 inchiostri di meno, è tantissimo 3 inchiostri di meno. Ok, non è un 4-4, però il suo lo fa, cioè il suo lavoro lo deve fare, che è impegnare i personaggi, quindi offrire la possibilità di rimozione. In costruito ce la vedi? In costruito, allora devi fare il mazzo tematico apposta titani, perché sì, altrimenti non la giocherei mai e poi mai. Che tra parentesi ci sto pensando, quindi aspettatelo mercoledì in Lega un giorno. Super, non vedo l'ora. Però, cioè, banalmente il mazzo titani è un mazzo molto for fun, cioè nel senso Sì. non vedrà mai la luce in gioco competitivo per me. A meno che appunto gli avversari non sono al bar, però lì è tutto un altro paio di maniche. Vero. Questa carta purtroppo adesso è da raccoglitore, come tutti gli altri titani, a parte uno che a me piace come titano, che è nel grigio, ma tutti gli altri no, banalmente no. Sì. Sono lentissimi. Perché no, questo banalmente per fare l'abilità devi aspettare il quarto turno. Devi tappare. Diciamo che se già fosse stato possibile tipo fare l'abilità quando questo era un'altra storia molto più esatto, forte. È molto più forte. Purtroppo qua devo scegliere o questo 2 o tappo. Oltretutto comunque è un effetto simile in Viola, l'abbiamo già visto, c'era l'Elsa che ti permette di tappare un personaggio tappando, credo che avesse semplicemente uno in più di body e uno in meno di lore, qualcosa del genere. Credo fosse un 2-3 con lore 1. Però siamo sempre lì, sì. Questa è una carta da mazzo tematico titani, magari in futuro verranno fuori
n.000 versioni di Titani, quindi diventa più forte il mazzo, però ora come ora sì, per me è, diciamo, solo for fun, quindi anche in costruito sì, abbastanza, forse non è proprio il peggio perché c'è un mazzo tematico, però 1,5 forse gli darei via Vabbè, proprio 1,5 dai, giusto perché vogliamo dare il brio Titani al competitivo, almeno uno ci prova, poi il mazzo è quello che è purtroppo. esatto. Invece il Limited come la vediamo questa carta? Il limited, cioè nel senso io la prenderei giusto perché non avrei altro da prendere. Sì, forse non è la non comune che cerco. Esatto. A parte il body, che come sappiamo quel 3 che non c'è fa tanto, e Sì. 2 muore molto molto più velocemente, anche solo per esempio a un Diablo, che ha un costo 1, che ti tradda questo costo 3 con cui avresti potuto fare grandi cose, ma purtroppo non te l'ha permesso. Non le fai. Esatto. Quindi forse sì, forse diciamo che vabbè, l'effetto può essere interessante in Limited, magari riesci a usarlo di più perché non ci sono gli spari come ci sono, ma non così tanto come nel costruito, quindi anche questo forse 1,5 se lo può meritare, forse 2, non lo so. Anche 2 volendo in draft, Sì, volendo. sì, proprio perché comunque tappare è sempre un effetto interessante. Ok, allora rimaniamo 1,5 in costruito e 2 in Limited. Andiamo alla prossima. Oh, buon Iago, bel pappagallino. Pappagallone. Ok, è un costo 3 inchiostrabile con 3 di forza e 2 di volontà, fa un lore e ha sfuggente. Che ci dici? Allora, da competitivo secondo me non vedrà mai la luce, cioè ci sono sfuggenti o evasivi molto più forti che costano anche di meno, banalmente. Cioè basta pensare la mini rossa 1-3 che fa 2 leggenda allo stesso costo, è molto più forte rispetto a lui. Questa carta in costruito per me è da raccoglitore, in draft invece è già diverso, perché di sfuggenti non ce ne sono tanti, comunque hai un 3 di attacco che non è male, è già più decente in draft rispetto al costruito. Sì, concordo. Costruito diciamo che l'unica cosa è che nel viola, quindi se guardiamo al colore viola, forse gli sfuggenti a costo 3 che hanno 3-2 non sono tantissimi, però le alternative col colore che puoi accoppiarci sono molto migliori. Molto Anche solo, meglio. adesso non sempre sfuggente, però un Jafar a costo 2, 3-2 che comunque ti diventa sfuggente nel tuo turno, se ti serve solo per arginare va anche bene. Esatto. Questo in più è sfuggente in generale. Però sì, anch'io non la vedo molto, molto giocabile in costruito, ci sono alternative migliori. Il Limited invece secondo me è super super giocabile, proprio perché gli sfuggenti in generale, il Limited Gli sfuggenti sono... in generale in draft sono fortissimi, cioè Sì. è come la classica meccanica volare di Magic, cioè ti passa seduto in Magic un volante e lo prendi via. Esatto. Uguale qui, cioè gli sfuggenti vanno presi in draft. Sì. Vinci con quelli. Esatto. Quindi diciamo un raccoglitore per costruito è un 3 per... Un 3 per il draft, sì, molto semplice. Ok. Sì, diciamo che i vanilla sfuggenti sono abbastanza validi in limite. Ok, allora andiamo alla prossima. Allora, la prossima è il bel Jaffarino, Jaffar, ladro della lampada. Costa 3 inchiostrabile con 2 di forza e 2 di volontà. Ha un'abilità che si chiama Sono io il tuo padrone adesso. E dice: quando giochi questo personaggio, guardi le prime 2 carte del mazzo, ne metti una in cima e una in fondo. E fa leggenda per 2. Yes. Cosa mi dici? Ma allora, qui torniamo al 2-2 con 2 di lore, simile al titanone che abbiamo visto prima, il costo anche è lo stesso. Il fatto che giocare il personaggio, quindi effetto in entrata, mi permette di guardare 2 carte del mio mazzo, secondo me
è valido come effetto, quindi in realtà non si vede al momento, secondo me, in costruito, però col solito pacchettino di bounce che abbiamo adesso con le Madame Mim, Fox, Snake, eccetera, riutilizzarlo per mettersi a posto la pescata potrebbe essere qualcosa che magari potrebbe diventare utile. Per esempio sono state introdotte anche cose come il cappello, che poi vedremo più avanti, che facendo, diciamo, indovinando la prima carta del tuo mazzo ti permette di Esatto. mettertela in mano. Magari ci sono delle sinergie un po' nascoste che non abbiamo ancora viste, quindi diciamo che ora come ora non so identificarla bene, però innanzitutto è un target per lo shift del Jafar grosso leggendario che c'è in questo colore, quindi anche un target valido che sinceramente ti porta un buon effetto. Quindi io la vedo come un 3 onestamente questa carta, giocabile, Sì, è abbastanza in giocabile questa carta, costruito, sì. concordo. E in limited anche sicuramente giocabile, perché a parte portarsi 2 lore c'ha la sfortuna di questo body a 3, però comunque il fatto è che già giocandola ti porti un valore che ti migliora la pescata, proprio per l'assenza di, insomma, peschini in maniera eccessiva, anche solo migliorarsi la pescata è un buon valore, quindi è qualcosa che magari non è la non comune che picco come prima, se non ho di meglio, però sicuramente è un valido costo 3. È un valido pick, Sì, esatto. Mettersi a posto la pescata è sempre bello. esatto. Poi, soprattutto quando lo fai in effetti entrata. Sì, esatto. Tu cosa ne pensi? Io la penso banalmente come te, cioè come con il Titano, già il fatto che ha un effetto entrata è già la rende migliore rispetto all'altro. Perché comunque non devi aspettare un turno per questare, per tapparlo, per fare altro. Basta che lo giochi e fai il suo effetto. Eh, Banalmente ti può rimanere in campo perché comunque un 2-2 ti fa leggenda per 2, brutto non è. Poi appunto come hai detto è un bel target per il Jafar che c'è dopo, Sì. quello a shift. Quindi sì, un costruito magari più che giocabile la metterei come 2 perché c'è il Jafar più forte che è il piccolino grigio, molto più versatile perché costa 1 in meno. Però sì, appunto, cioè, se non vuoi nel mazzo giocare solo quelli grigi, piccolini, lui è una buona alternativa rispetto agli altri, ovviamente. Esatto, esatto, magari ti vai a prendere, ti metti a posto una delle due carte, proprio quella che ti serve per il Jafar. Esatto, ci sta. Un 2,5, ci può stare. Sì, il limite è uguale, cioè nel senso non è proprio la non comune che andrei a scegliere, però è comunque una buona alternativa se per aggiustarmi la curva, per aggiustarmi la pescata, comunque è un 2-2 che fa 2 lore. Sì, sì, un 3 ce lo vedo tranquillamente. Le non comuni, bene o male, in questo set non sono bruttine da giocare, quindi ci sta a prenderla. Esatto, è la classica carta che non dico che ha cambiato il meta, ma quasi. Cioè, Esatto, comunque ci ha fatto un mazzo sopra che è esatto. molto molto forte. Andiamo appunto alla bomba del set, o comunque di questo Una colore. delle tante. Esatto. Jafar strabiliante illusionista. Costa 7 ed è inchiostrabile, 4 di forza e 5 di volontà. Ha trasformazione 5, quindi lo possiamo giocare su un altro Jafar a costo 5 invece che 7. È sfuggente e il suo effetto è potere oltre ogni limite. Durante il tuo turno, mentre questo personaggio è impegnato, ottieni un leggenda ogni volta che peschi una carta e di suo fa anche lui un punto leggenda. Cosa dici? E sì, come ho detto prima, cioè questa carta ha stravolto, cioè non dico che ha stravolto il meta, ma quasi, cioè nel senso ci è stato fatto un mazzo apposta, appunto ha accoppiato al grigio con la bomba del primo set Whole New World, insomma diciamo che pescare 7, fare 7 punti in un solo colpo gratis senza spendere inchiostro è una bella, è una bella combo, ecco. Sì.
Sì, sì. Poi appunto con tutti i peschini che ha il viola, Mm. tra Merlino Coniglio, Friends of Other Side, All New World e tutte le altre in accoppiata, cioè questa Sì, sì. carta è veramente forte. Se non è un 5, se non è un 4, è un 4 e mezzo tendente al 5, perché questa carta è veramente, cioè ci hanno fatto il mazzo sopra, è devastante quel mazzo lì. Per me 5 proprio. È un 5, sì, sì, sì. Senza dubbio, proprio Sì, se perché come proprio dicevi tu. vogliamo, se proprio vogliamo essere fiscali, cioè a costo 5 fanno in tempo ad ammazzarti il Jafar piccolino su cui lo shifti, Sì. o comunque il costo 7 che è veramente tanto in un Mm. viola. Mhm. Ma è proprio la pecca che vuoi andare a vedere, perché altrimenti io di difetti in questa carta non ne vedo. No, poi è anche un È un cattivo. bel body, è un bel body, È un bel poi body. 4-5, sfuggente, cioè quindi devi avere lo sfuggente per andarlo ad attaccare, cioè Mm, no, mm, mm. Sì, diciamo che sì, anche solo il concordo fatto che che anche io adesso a un livello 5. di meta si è visto tanto, per esempio, utilizzo di... Vabbè, è una buona scelta, però l'amo di Maui per rendere sfuggente un Maui che può andare a prendere Esatto, che cose può come andarlo ad questo. attaccare. Sicuramente qualche counter c'è, però questa carta quando entra, cioè Se rischi non la veramente... levi, se non la levi ti rischia la partita questa carta da sola. La Cioè combo tutti i con New World è peschini, pazzesca assolutamente e sì. rischi che in un turno veramente ti possa fare 14 lore o Sì, comunque se non di più, se non di se più. non di più. Quindi male. Però sì, come dicevi tu ha un valore già solo per tutti i peschini che ci sono nel colore appunto Sì, viola più quelli che ci metti intorno, quindi io esatto. me la sento, questo 5 me lo sento. Sì. Poi è un 5 anche l'art, perché l'art è Ah, veramente bellissimo, stupenda con quei due anche serpentoni l'enchanted è lì, molto bello. è molto molto bello. Sì. Quindi sì, è un 5 incostruito e un 5 se lo merita tutto. Sì. In Limited invece ti dico che Un, io l'ho un po' draftata, meno, l'ho un po' draftata meno. soltanto per il value, però non l'ho giocata assolutamente perché Non hai eh, peschini. costa tanto, devi avere chiaramente lo shift, quando ti entra un 4-5 però c'è di Fa una meglio. lore, sì, c'è molto di meglio in draft. A 4-5 fa solo una lore, come dicevo Don Carnage 5 costa 5 inchiostrabile, fa 2 lore, 4-4 che vola, cioè che è sfuggente e quindi Molto meglio. fa già il suo lui, esatto. Non ottieni lo stesso valore che ottieni dal costruito, quindi Esatto. resta una carta decente, però solo se shiftata. Costo 7 in limited è veramente lunga. Sì, io gli darei in draft, gli darei un 3 giusto perché è Sì. forte comunque, Sì. ma non di più, cioè forse anche 2,5, nel Forse 2,5, sì, senso anch'io. più 2,5 che 3, Sì. però è comunque una bella carta. No, sei contento di vederla. Sì, Comunque sei sì. contentissimo di vederla, soprattutto per il valore. Ok, next one. Allora, Lena Sabrewing, adolescente ribelle, costa 2 inchiostrabile, è un 1-3 che fa una leggenda ed è lesto, ovvero può sfidare nel turno in cui è stato giocato. Mhm. Posso dire che questa carta è da raccoglitore su entrambi i formati, cioè, io non la posso vedere perché a costo 2, ok, inchiostrabile, lesto che può attaccare subito, ma chi attacca? Cioè nel senso chi vuoi attaccare? Cioè gli 1-1 attacchi e basta, Sì, perché sì. non fai nient'altro. Infatti brilla contro gli aggro questa carta, secondo me, perché il body a 3 ti permette di togliere un bel po' di cose, però è proprio quel matchup lì, mentre nel viola o comunque nei mazzi che giocano il viola ci sono delle alternative troppo più forti, già a costo 1. Non l'abbiamo vista, ma la vedremo. È una carta bella forte. Quindi sono d'accordo, è costruito forse proprio no, non lo so, guarda, proprio No, uno. Per me è un 1 su tutti i fronti questa carta. Non la, sì. cioè, non la guarderei neanche. Se esistesse il side forse la metterei per gli aggro, però non l'abbiamo ancora, quindi no. Il limited, sì, anche il limited non. Anche lì io la lascerei passare finché non è l'ultima carta ad essere presa. Almeno per me, poi non so tu. Sì. No, può diventare, diciamo che il limited
può avere un senso solo quando tradda con i 2-1 che abbiamo visto. Cioè il fatto che Esatto, esista ma qualche 2-1 ti permette di fare questo trade, no? A vantaggio tuo, perché comunque resta in campo e hai tirato giù qualcos'altro, però contro tutto il resto già dal turno è 2 vedi inutile. cose che hanno 2 in su di body, quindi non ci fai Esatto, quindi veramente tanto. Sinceramente sì. Quindi direi un incostruito. Incostruito, sì, per me è un 1 incostruito e anche uno in draft, sealed e altri formati non costruiti. Sì. Troppo, come dire, verticale su un matchup specifico e in limited non ha senso. Non tanto almeno. Esatto. Ok, prossima. Scopa magica, spolverino danzante. Costa 6, non inchiostrabile, 3 di forza e 3 di volontà. Il suo effetto si chiama pulizia energica. Quando giochi questo personaggio, se hai un personaggio incantatore in gioco, puoi impegnare un personaggio avversario a tua scelta. Quel personaggio non si può preparare all'inizio del suo prossimo turno e fa lore per 1. Che mi dici? Allora, il mazzo Scope è un mazzo molto meme, l'abbiamo constatato tutti quanti ormai. Questa carta è orribile per me, perché costa una follia, è una pazzia, costa 6 per un 3-3, è orribile. E poi devi avere un personaggio incantatore in campo per impegnarlo, cioè no, quando ti capita, cioè Sì. quando hai il buy L'effetto è probabilmente. forte perché Sì. diciamo l'effetto è forte Allora, perché è Elsa, però per un personaggio e basta. esatto, ma è molto più forte se fosse cioè sarebbe stata decente, tra virgolette decente, perché comunque sei una follia, se non avesse avuto la clausola del incantatore in gioco. Sì, è Se vero. l'avesse fatto di base, Mhm. ok, ci può stare, ma costa comunque 6, è una pazzia. Così mi Sì. metti un'altra limitazione in più. Sì, d'altra parte dico la verità, un mazzo scope lo fai soltanto se c'hai Mickey Mouse ad oggi, no? Cioè, Sì, tante ok, ma scope cioè, non sono giocabili senza l'esistenza del meno no. 1 di costo di Mickey Mouse. Non ricordo se il luogo che poi vediamo alla fine fa qualcosa sul costo delle scope, non credo, mi pare. Ok, quindi diciamo ti serve quello per accelerarle, perché comunque sì, Ma comunque anche se hai Mickey Mouse in campo ti costa 5. È una sì, follia comunque, sì, è non tanto. inchiostrabile. Cioè questa qua è un chiodo in Sì. mano che ti martelli la mano. Cioè, quindi, In limited non la vedo tanto no, meglio. ma neanche. Cioè, io la lascio passare questa qua senza Sì, ritegno. Cioè, questo è un facile 1-1. 1-1 su tutti i fronti Sì, proprio. sì, concordo. Bella l'artwork, però diamone atto, è bella l'artwork. Esatto. Prendiamo questo e andiamo avanti. Esatto. Però restiamo in tema. Restiamo in tema. Scopa magica, pulitore rapido. Costa 5, non inchiostrabile, 4-4 con lesto, ovvero che può attaccare nel turno in cui è giocata. E ha l'abilità pulisci questo e pulisci quello. E quando viene giocato, rimescoli tutte le carte scope presenti negli scarti. E fa leggenda per 2. Sì. Già questa è già meglio Sì. rispetto all'altra, perché comunque, ok, costa 5, non inchiostrabile, ma ha un bel body per attaccare Sì. i personaggi. Cioè 4-4 ti può resistere, ti fa fuori tanti personaggi. All'evenienza ti questa per 2 rispetto all'altra, è un costo in meno, un body migliore e con una leggenda in più. E È poi molto meglio. l'esto, sì, può Poi lesto, costare cioè, dell'esto, sì, ha un effetto appunto in un buono. mazzo scope con se Sì. giochi Mickey Mouse ti costa 4, un 4-4 con lesto non è brutto Sì. a costo 4. Sì. Eh, Nell'ambito del mazzo scope questa è migliore, sicuramente. esatto. Il limited, Il limited è cioè il limited è carina, la Mhm. prenderei, sì, perché comunque è una rimozione, cioè a costo 5 un 4-4 che Sì, picchia, è una rimozione banalmente. forte. Se ti resiste ti fa 2 leggende,
Sì, poi con brutta tutte non le è. location che ci sono in giro è un bel Esatto, rimuovi location a un lesto esatto, di esatto. base, Un quindi 4 di attacco fa tanti danni alle sì, location. sì, 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 sì. No, sicuramente in costruito magari, ecco, già la vedo per restare nell'ambito scope qualcosa di, insomma, intorno a un 2,5. Allora, se pensiamo al mazzo scopa, proprio scopa, eh, sì, è un 2, 2 e mezzo, ma Mhm. in costruito, cioè, In generale no. il mazzo scope proprio non, no, cioè, Solo in un quell'ambito mazzo lì. meme for fun se ti vuoi divertire con gli amici a casa. In Sì. ambito competitivo, quel mazzo lì, a meno che non facciano carte su carte su carte, Mm, una più mm. forte dell'altra, non vedrà Non mai prende la ancora, luce. sì, Cioè, sì. Il quindi limited, il limited è già più carino. Cioè, sul limited io questa qua se la vedo la picco mm, volentieri, un perché 3. comunque è una rimozione, è un 3. Il limited, incostruito è un 1. Cioè, da raccoglitore proprio. Sì, sì, concordo. Diciamo che nella valutazione che facciamo noi la facciamo nel meta generale, quindi non nell'ambito del mazzo for fun. In quel Esatto, contesto la vediamo come un 1. Nell'ambito del mazzo for fun chiaramente è una buona pick per quel tipo di mazzo. E esatto. quindi ok, la mettiamo ad 1 per questo motivo. Ok, andiamo avanti allora. Rimaniamo ancora in tema pulizie. Scopa Ci stiamo magica avvicinando ancora. alla primavera, allora in questo Esatto. periodo. Questa poi è anche grossa. Esatto. Allora, scopa magica il grande spazzino, costo 3 inchiostrabile, almeno abbiamo recuperato l'inchiostrabilità, 1 di forza, 5 di volontà, il suo effetto pulizia profonda, mentre questo personaggio si trova in un luogo riceve più 2 forza e fa 1 di lore. Vai. Allora, tra tutte le scope, questa forse è la seconda più decente, perché la prima decente la abbiamo nel primo capitolo, cioè quella non si batte proprio. Di bello questa scopa ha una difesa molto alta per Sì, un costo 3. Non mi piace solo perché si deve trovare su un luogo. Ok, se ne giocano nel meta, perché i luoghi sono forti. Uh, ma in competitivo questa carta non vedrà mai la luce. Cioè, assolutamente. No, si deve trovare sul luogo per essere un 3-5 no. a costo 3. Stesso discorso di prima, finché il mazzo scopa non diventa competitivo, questa resta una Esatto, pick for fun, quindi per noi resta diciamo un 1 da raccoglitore per completare la collezione esatto, per delle finire la scope. collezione pulizie di primavera, esatto. Però sì, non troverà gioco, diciamo almeno dal punto di vista nostro, ecco. Esatto, E- e per me è uguale in draft o mm, sealed, cioè nel senso devi avere il luogo per mhm. darle il più 2 in forza, per magari farla acquistare anche a 1 e basta, Sì, a costo 3. Cioè, no, niente, è me. proprio una brutta pick questa qui. Esatto, proprio brutta. Questa è una di quelle che sì, non, ti tiene bene il campo, però non fa tanto, Non devi fa avere per forza il nient'altro. luogo, quindi devi giocarla, insomma, un po' di combinazioni ci devono essere in campo per aver valore. Esatto. Ok, quindi restiamo su un 1 Uno su, su tutti e due. su tutti e due, direi. Due Esatto. formati, esatto. Peccato, grande scopa. Ok, next. Tu hai. Tappeto magico, scendiletto volante. Costa 2 inchiostrabili, è un 2 di forza e 1 di volontà. Sfuggente, ovvero che solo gli altri possono sfidarlo, gli altri sfuggenti. Ha un'abilità trovare la via, si sposta, si impegna per spostare gratuitamente un personaggio in un luogo. E questa per 1 fa una leggenda. Yes. Ok, allora, ti dico la Dimmi mia. pure. In Vai. costruito, secondo me, questa carta ha dello spazio, forse non se ne è ancora preso tanto, però potenzialmente può avere qualche slot in un mazzo, probabilmente non un 4x, però in un mazzo che comunque di luoghi ne gioca, spostare le cose gratis, fare le cose gratis è sempre un vantaggio importante e
poi è sfuggente, quindi non è esposta troppo. L'unico problema che ha, chiaramente lo vediamo tutti, è la volontà 1 che la guardi e muore. Esatto. E quindi questo è l'unico problema rilevante. Detto quindi che contro il grigio questa carta se la vede un po' brutta, come tutti i costi 1. Però ecco, come strumento in un mazzo che ha bisogno di spostare velocemente personaggi all'interno dei luoghi per guadagnarne, soprattutto in 3 abbiamo qualche luogo che può, scusami, non in 3, nel viola possiamo avere qualche luogo interessante, sicuramente ha senso. Il vero valore però lo dà per luoghi che costano tanto nello spostamento, cioè Esatto. in viola abbiamo un luogo interessante che vediamo alla fine, che però per spostare i personaggi costa 1, quindi lì Sì, non è molto esatto, rapporto esatto. costo sposto gratis, che tanto... Per i limited aspetto prima il tuo parere sul costruito. Allora, sul costruito dipende molto dai luoghi appunto che giochi. Cioè, se hai luoghi che costano tanto lo spostamento, questa carta ha possibilità di gioco. Altrimenti, cioè, è il classico 2-1 sfuggente che sta lì. Sì. Questa per 1 e basta, però. A costo 2, mal che vada la butti nell'inchiostro, ok. Appunto devi basarci il mazzo sopra per sfruttarlo proprio a pieno. Bisogna vedere poi se usciranno parecchie più location. Esatto. Cioè questa è una Magari carta che magari prossime... esatto, è una di quelle carte che può diventare migliore se c'è un mazzo che sfrutta tante location, che e sfrutta quindi più location esatto. rispetto adesso. Cioè adesso non se ne giocano tantissime, a parte qualche mazzo, ma appunto hanno costi di spostamento bassi, cioè quindi non sfrutti ancora pieno quel suo spostare gratuitamente un personaggio. Sì. La vedi a un livello di tech 2? Sì, a livello di tech la vedo tranquillamente in 1, massimo proprio 2 per, Sì. se proprio le vuoi giocare, ecco. Sì. Gli darei però, sì, se non è un 2, cioè se non è un 1,5, giusto perché non voglio dargli 1, Sì. è tra l'1,5 e il 2, cioè. Vai. O l'1,5 o 2, vedi tu. Vai, 2. 2 per la fiducia. Rilanciamoci, sì, perché è una bella 2 per la carta. fiducia sulle prossime location che magari usciranno in un Esatto. futuro. Esatto. In limited invece, ecco, la mia semplicemente, ritorniamo al discorso di prima, per l'effetto dei luoghi probabilmente 0, cioè nel senso, non lo so, però io l'effetto dei luoghi, cioè... il limited sì, lo puoi giocare, un bel mazzo lì di luoghi, però il luogo in limited ha sempre il solito problema che resti con niente nella board mentre l'altro fa board e ti killano un luogo e dopo resti veramente col nulla, e quindi è un 2-1 sfuggente. Come costo 2 sfuggente invece lo vedo un'ottima carta. Carino. Sì, in curva è il classico sfuggente da 2. piccare. Esatto, quindi direi un 3. ti fa quell'ore. Sì, assolutamente. È giocabile. Il tappeto è giocabilissimo. Ok. E allora possiamo passare alla prossima. Ok. Amelia, strega ambiziosa. Costo 2 inchiostrabile, 2 di forza, 3 di volontà, vanilla, quindi nessun effetto, e fa un lore. Che dici? Molto classica, molto questa standard. carta, cioè molto standard. Poco da dire. C'è poco da dire in realtà, cioè, allora, come body a costo 2 non è malaccio, perché a 3 di volontà non è brutto, fa un lore, nel senso abbiamo visto già nel colore giallo, vabbè, quella è la propria particolarità del giallo, che a costo 2 fa 8 milioni di lore, però comunque, considerato che c'è lo shift che a me piace particolarmente, infatti forse ha senso andare dritti. Ha senso andare dritti più sullo shift che soffermarci su questa carta, cioè perché alla fine il classico 2-3 a costo 2, cioè, questa, come dici tu, c'è uno shift, quindi la vedo, diciamo, tra il 2 e il 3 per questo motivo. Sul limited vanilla standard probabilmente lo picco, vanilla per aggiustarti la curva, per fillare, sì. Esatto. Quindi diciamo senza infame, senza lode, un 2 a tutte e due. D'accordissimo, sì. Vado per un 2 costruito.
E un 2. Più che altro gli do un 2 incostruito proprio perché c'è la versione shift Shift, che sì. magari il mazzo viene carino, viene... Sì, sì. E ci arriviamo tra poco perché... Eccola qua. Credo Esatto, proprio qui. sia questa. È proprio lei. È proprio lei. Vabbè, l'arte è fotonica, cioè è pazzesca, l'arte è stupenda. Amelia, il tocco di Mida, costa 7, non inchiostrabile, 4 di forza, 6 di volontà. Si trasforma a 5, quindi la paghiamo 5 sull'Amelia che avevamo visto prima. Mhm. Ha un'abilità, si chiama Tutta Mia, e ogni volta che questo personaggio va all'avventura ottieni leggenda pari al costo di uno dei tuoi oggetti in campo. Chissà quale. Chissà quale, l'andremo a vedere nel blu, e non fa leggenda, perché appunto va in leggenda in pari agli oggetti che hai in campo. A me questa carta piace tanto. L'unica pecca, per me almeno, vabbè, devi farci il mazzo a tema basato sugli oggetti. La trasformazione è alta. Molto. Ok, il mazzo con più oggetti in assoluto, il colore con più oggetti in assoluto lo accoppia al blu. Perché appunto c'hai la lisca, c'hai i gelati che ti pescano, c'hai appunto la combo straforte del formato topo gelato. Sì. E poi c'è l'oggetto che costa di più in assoluto, cioè che costa 7. Numero 1. Quindi lei quando questi per 7, cioè è più forte di Belle, per dire, se c'è appunto l'oggetto in campo, ma appunto lì lo devi appunto accoppiare con il blu. Il blu è anche il colore del ramp, ovvero del accelerare gli inchiostri, quindi volendo a costo 5 non è neanche bruttissimo come costo, dato che appunto lo acceleri. Però appunto a me piace particolarmente questa carta, appunto ci sto pensando anche al mazzettino sopra, Sì. però non lo so, cioè al momento lo vedo più come Thatch. Sì, ancora non la vedo. Il mazzo proprio in sé non lo vedo ancora molto bene in competitivo. Però questa carta è bella in quel mazzo. Potenziale. Ha potenziale, secondo me è una di Ha quelle del carte con potenziale. Cioè, mi aspetto che col crescere degli oggetti ci siano molti più target Esatto. che lei può colpire, e quindi ti dà un valore più alto, perché anche quelli che abbiamo menzionato prima, ok? Noi stiamo mettendo giù un costo 7 o shift, quindi un costo 5, che potenzialmente ogni turno mi potrebbe targetizzare un item. Facciamo che il più comune adesso è Fishbone, Esatto. diciamo nel Quindi blu costa 3. costa 3, quindi fai 3 lore. Non la stai, come dire, non la stai citando, esatto, cioè non la stai non davvero la stai sfruttando a pieno. Esatto, perché il bello di un effetto del genere è che appunto lo citi, cioè come dire, lo strausi, e quindi fai qualcosa che normalmente non esisterebbe. Quindi con la numero 1 che costa 7 fai 7 lore, ok, quello è figo. Però quando vai su un 3 lore costo 7 o costo 5, così non è proprio il top. Quindi comunque un bel body, cioè nel sì. senso 4-6 è alto come costo di difesa. Però per esempio vado un po' a memoria, ricordo che se non erro c'è una malefica che fa 3-6 e esatto, costa 3. 2 in meno, esatto, inchiostrabile con 3 lore. 3 lore. Base. Vanilla, gioco semplice, la posso inchiostrare, cioè è molto più semplice come carta, però fa il suo. È molto più efficace. Questa qui, esatto, ci devi fare il mazzo apposta. Cioè io vedo del potenziale, cioè gli darei un 2 sulla fiducia. Esatto, anch'io, sì. Anche se questa carta per me è molto molto bella. Io ci spero di poterla utilizzare molto di più di quanto riusciamo adesso, probabilmente. Esatto. In Limited invece per me è una carta che non la prenderei. No. La prenderei giusto perché è super rara. Perché è bella. Perché è bella la carta, ma a giocarla non la giocherei mai. No, sono d'accordo. Purtroppo i motivi sono sempre gli stessi. I costi 7 sono molto alti. Non è inchiostrabile. Quella in meno. Sì. Eccetera. Va bene. Allora, andiamo alla prossima, che però restiamo in tema. Quindi un'altra Amelia. In questo caso però strega ladruncola. Costo 4 inchiostrabile, 3 di forza, 4 di volontà.
fa 2 lore e ha un effetto che si chiama telecinesi. La tappiamo, fai tornare un oggetto a tua scelta con costo pari o inferiore alla forza di questo personaggio in mano al suo giocatore, quindi rimbalza degli oggetti. Cosa dici? Allora, il fatto di rimbalzare gli oggetti, io personalmente non lo farei all'avversario, ma lo farei più su di me. Perché rimbalzare gli oggetti all'avversario vuol dire tanto, cioè, lo fai nel tuo turno e lui il turno dopo li rigioca, ok? Cioè, magari cioè, gli unici oggetti che gli rimbalzi li può riutilizzare, cioè banalmente gli oggetti più giocati adesso sono Popsicle, che quando entra pesca uno, e Fishbone che fa l'effetto quando entra, quindi non gli stai togliendo risorse, banalmente. Sì. Lo farei più su di me, cioè magari in un contesto viola-blu mi rimbalzo con lei Un i po' coni gelato, sì. lo rigioco. Sì. Cioè, abbiamo già visto che il bounce non è un effetto poi così malaccio da Esatto, utilizzare, cioè abbiamo fatto tutto un meta. Magari io più avanti, come dire, faranno oggetti con effetti entrata un po' più carini, Esatto, un po' più esattamente. forti, magari degli oggetti che appunto come numero uno Esatto. fanno lore quando entrano. Mm-mm. In quel contesto questa carta può essere molto divertente, molto forte. Concordo, sì, adesso non c'è Però tanto. adesso è ancora da raccoglitore, o se proprio vogliamo proprio dargli quel mezzo punticino in più, Sì. 1,5 sulla fiducia, ecco. Sì, io guarda, mi spingerei addirittura a un 2 soltanto perché effettivamente quel target come il Popsicle c'è, che ti permette un pochettino di dire ok, posso un po' sfruttarla, però sì, è proprio una cartina che ha una Esatto. nicchia Sì, super stretta, no? Al momento, almeno che esatto. adesso mi sfuggono degli item interessanti, però Poi costa 4, è tantino, 4. Per sì. l'effetto che fa è tantino. Sì, e poi sarebbe molto più bello se fosse sempre un effetto in entrata, perché purtroppo Esatto. l'effetto tappare è lento, c'è poco da Esatto, è fare. lento. Però va bene, insomma. Il limited invece, me la vedi? Il limited è il classico, cioè non lo farei per l'effetto, Mhm. ma la prenderei per il costo di body e le 2 lore. Cioè un 3-4 a costo 4 non è brutto, mal che vada a inchiostri, e nel suo ti fa le 2 leggende. Sì, onesto, valido. Cioè è giocabile. Sì. È nella Sì, media delle giocabili. sì, l'effetto. Allora, il limited, l'effetto del rimbalzino, forse si potrebbe un po' invertire il discorso fatto precedentemente, cioè rimbalzare qualcosa dell'avversario in un formato come il limited dove il tempo è molto più importante. Quando ti viene calato un oggetto come un talismano sumero, che è quello che ti dà il vantaggio carte, o lo stocco di capitanoncino, che è anche quello lì un vantaggio carte, quindi quegli oggetti che fanno pescare, che il limited è una cosa rara, allora lì posso valutare di Esatto, dire lì magari rallento ti un rallento un attimino attimo. l'avversario, se lo Esatto. vuole rigiocare spreca il turno Esatto. che non gioca personaggi, ecco. Sì, da valutare proprio nel contesto, cioè il mio avversario a mano vuota mi ha giocato un oggetto che fa pescare, magari lo fermo un attimo, lo rimbalzo, provo a rimbalzarglielo in continuazione se lo rigioca in modo che non possa pescare, lo stallo un pochettino e nel frattempo magari io pesco qualche altra cosa, quindi in quel caso lì può avere un suo senso. Ok, e quindi mi sono perso, scusami, la valutazione che proponevi era? Per me è un 1,5 giusto per la fiducia in costruito, mentre sì, in draft sealed un 3, Un 3 se lo merita. tranquillo glielo darei. Sì, perfetto. Andata. Ok, andiamo alla prossima carta che è tua. Malefica, signora di ogni male. Allora, costa 5, inchiostrabile, è un 2 di forza e 3 di volontà. Ha 2 abilità. Una prima è sapere oscuro, ovvero che ogni volta che va all'avventura puoi pescare una carta. E la seconda divinazione, ovvero durante il tuo turno, ogni volta che peschi una carta, puoi spostare un segnalino danno da un personaggio a tua scelta a un personaggio dell'avversario a tua scelta. Sì. E fa leggenda per 2. Allora, ti dico. per me questa carta ha del potenziale, ma ha delle statistiche bruttissime. Mamma mia, sì.
bruttissime. Un 2-3 che costa 5 ha un rapporto di costo e statistiche veramente brutto. Mm-mm. Cioè, di solito abbiamo visto anche prima banalmente costo 5, 4-4, 3-3 è già meglio. Mm-mm. 2-3 è veramente brutto. Mm-mm. L'effetto Sì, è bello, l'effetto è l'effetto è molto forte, bello. sì, sì. L'effetto è bello. Questa Però qui 2-3 ora come scoppia da ora, tutto. sì, ora come ora, Scoppia da tutto, Malefica. ma poi costa 5, cioè è un 2-3 che costa 5, Ah, già questo, esatto, cioè cioè questa è devi stata essere veramente l'avrei una vista più carta. in questa carta ci manca quello shift mancato, ecco. Mm. Sì, Manca ho lo uno shift shift, mancato. o anche solo un ward che mi permettesse di giocarla in verticale, tenerla lì, me la ammazzi solo con danni ad area, Esatto, comunque con danni come Gravios Sword esatto, o esatto. Smash. Gravios Sword in realtà perché Smash non puoi targettizzare, quindi qualcosa che le desse quel più, essendo leggendaria ci poteva stare, cioè ho visto carte molto più forti, non Esatto. leggendarie. Esatto. Forse non stiamo vedendo qualcosa, non lo so, perché allora il questare e pescare così, cioè a gratis, è forte oggettivamente. Però ora come ora, cosa abbiamo per citare questo effetto? Quindi questo la rimetto verticale e riquestare o cose del genere. Abbiamo qualcosa che ci permette di farlo? Onestamente. In costruito sì, ci sono quei mazzi tipo ci sono carte come il rosso che ti tirano sui personaggi, Mm, però dopo non puoi questare, quindi esatto. magari al massimo questi prima, poi la ritiri su per E te proteggerla la tieni lì ferma, e te esatto. la tieni lì ferma, perché fartela ritornare in mano tipo come le Madame Mim non ha senso, perché Mm, costa, mm. costa una pazzia. Cioè a 5 farti ritornare un pezzo a 5 in mano è No, 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 ti stai sparando sui piedi. fatto. Però sì, cioè nel senso, per cosa? Cioè dovresti giocare appunto carte specifiche solo per proteggerti lei Mm. e magari l'avversario cioè, ti spara sopra, cioè nel senso... Sì, o la Ah, usi soltanto per il secondo effetto, cioè, quindi appunto la lore la tieni lì ferma e esatto, magari cioè, sfrutti tutti i peschini che hai per spostare danni, che non è male, oggettivamente. esatto. Quello Però sì. anche lì, cioè, bisogna sempre vedere il contesto, cioè quanto spesso i danni rimangono in campo Mm, in un vero, momento del meta come questo. Cioè, vero, secondo me è vero. poco. Poco, sì, Secondo me sì, è sì, poco. verissimo. Molto molto poco. Cioè, ci sono sparini, botti che Mm, mm. puliscono il campo banalmente. Cioè, Malefica, come l'appoggi l'avversario la guarda, ah, smash. Sì, ci si becca. C'è proprio la Sì, scritta sì. smash sopra. È una bella carta costo 3, ti ha ucciso, ti ha tirato giù una carta costo Esatto, 5. esatto, cioè Sì, sì, no, è vero. No, no. Ora in costruito non ha, non almeno ha non riusciamo a possibilità. vedere, ecco, Almeno quello io che... io non vedo il potenziale di questa Esatto, carta, cioè nel esatto. senso in un meta è un meta troppo aggressivo per questa carta. Vero. Adesso. Magari poi ci sono magari in un futuro carte che la proteggeranno meglio, Mm-mm. ecco, mettiamola Mm-mm. così. Vero. O avesse avuto lo shift era tanta roba, anche solo in un Sì, aggro, poteva andarci questa. sì, sì, Perché fare lore e pescare in un aggro e poi comunque la sì. proteggi con i bodyguard, insomma, Non è c'aveva il suo brutta, perché. non è veramente brutta. Peccato, peccato. Costruito quindi cosa gli vogliamo dare? Un 2? Un Sì, 1 e per me è mezzo? un 2. 2, ok. Per me è un Limited? 2. Me la Il vedi? limited uguale, Mm. cioè a costo 5 c'è molto meglio il limited. L'effetto è carino perché comunque peschi, il limited non si pesca tanto, ma stai pescando con un costo 5, cioè questa al massimo ti pesca una carta. Se proprio la vogliamo mettere. Sì, sì, Pesca al esatto. massimo una carta, perché come la impegni e non la tiri su, Forse. forse ti ci vanno addosso. Sì, sì. E non la sfrutti neanche. Si prende anche il limited. Peccato. Leggendaria Esatto, la prenderei che... solo perché è leggendaria. Esatto. No, poi l'arte è bella, mi piace tanto l'arte, questo stile Esatto, un è molto po'... molto Mi bella. sembra un po' retro in qualche modo questo stile. Esatto, proprio la Però... classica art da cartone animato vecchio anni 90. Esatto, esatto. Va bene, Malefica. Ci dispiace. Speriamo che tu possa brillare meglio più avanti. Esatto, più avanti, ma non adesso. Esatto. Ok, Ma andiamo. Modi è tutta tua.
Mama Odi, perfetto. Mama Odi, voce della saggezza. Costo 6 non inchiostrabile, e già qui iniziamo bene. 3 di forza, 6 di volontà, fa 2 lore, e il suo effetto, ascoltate la vostra mamma adesso, ogni volta che questo personaggio va all'avventura puoi spostare fino a 2 segnalini danno da un personaggio a tua scelta a un personaggio avversario a tua scelta. Cosa dici? Allora, abbiamo visto lo stesso effetto più o meno con la Malefica prima. Malefica la faceva quando pescavi, che spostavi i danni. Questa la fa quando questa. Allora, l'effetto in sé non è male, nel senso perché già questa carta resiste di più rispetto a Malefica, avendo 6 di volontà. Poi con il fatto che lo fa quando appunto quando va all'avventura, Mhm. quindi, cioè, nel senso, fai più effetti concatenati, nel Sì. senso, questi fai 2 lore, sposti 2 danni, cioè è già più forte. Mhm. C'è un po' più di mix. È un po' più di mix, quella meccanica in più che in Malefica non c'è. Mhm. Poi appunto a costo 6 ti resiste un pelino di più, cioè nel senso, ok, costa un in più non inchiostrabile. Mhm. E lì la pecca brutta, Sì. la pecca che costa 6 non inchiostrabile. Cioè, se questa carta fosse, ecco, se questa carta fosse costata 5 come Malefica, E aveva fosse già stato un inchiostrabile. anche inchiostrabile magari, avrebbe avuto il suo perché, così, beh, l'effetto è carino, bello forte, ma Sì. Per me è è l'effetto. costruito, diciamo, è da 1 per ora perché questo Sì, archetipo dello spostamento danni non esiste. Non esatto. c'è, non funziona, non stiamo vedendo nulla e non penso vedremo presto qualcosa, proprio anche per il discorso che facevi tu, cioè l'esistenza dei danni sulla board è qualcosa che, Adesso non esiste. cioè, devi proprio costruire un mazzo per creare danno e spostarlo, ma a quel punto lì l'idea di spostare il danno dai tuoi personaggi a un personaggio avversario non rimane, e quindi dove sta il vantaggio vero e proprio nel spostare i danni tra gli avversari, diciamo. Esatto, puoi giocarla al massimo in combinazione con con il colore rosso, perché hai Sì, Madre perché Gothel che si tradi. fai 3 danni, Sì. Titan Vision che fai 2 danni a uno dei Sì. tuoi e sposti Hai un Maui che gli mandi alla altri. carica o cose di questo tipo. Esatto, Sì, cioè, sì. però comunque, cioè, al momento quella tipologia di mazzo secondo me non è ancora arrivato Mm. il suo momento. Mi incuriosisce tanto. Forse sarebbe anche da provare un pochettino, Provare magari in qualche lega. volta, esatto, Esatto. però secondo me è ancora molto molto lento. Sì, d'accordissimo. Non è Ben costruito per ancora, ora, diciamo, sì, raccoglitore. con uno questo Mm. raccoglitore. Il limited? Il limited è già diverso perché comunque i danni bene o male rimangono in campo. Il limited non ci sono sparini, ti devi basare molto, cioè la maggior parte delle volte ti devi basare sui personaggi. Questa qui ti resiste a costo 6, quindi volendo puoi curare lei Sì, i danni che si fa. giusto? È un bel body, comunque ha 3 di forza che schifo non fa. Sì. La vedo già più giocata in Sì. draft. Esatto. Sì, decisamente giocabile questa carta qua in draft. Comunque nella parte alta della curva però ti restituisce un body interessante, ti fai 2 Esatto. lore, 3 di forza non sono banali per quanto vorresti magari un 4 a quel livello lì, però il fatto che si possa anche autocurare, peccato Esatto. lo Per faccia solo in spostare i quest, danni. Esatto. però lo può fare, sì. Dici un 3? 2,5 3? Sì, un 2,5 3, sì. Dai, stiamo su 2,5 per stare cauti. Ok, e allora andiamo alla prossima. Tu. Pua, amico panciuto. Costa 2 inchiostrabili, 2-2, 2 di forza, 2 di volontà. Ha un'abilità sempre presente, ovvero che quando questo personaggio viene esiliato, puoi rimescolare questa carta nel mazzo e fa leggenda per 2. Questa carta è molto forte. Bella. Questa carta è veramente forte. Perché cioè, banalmente non la perdi mai. Cioè, Sì. se te la distruggono, se te la spaccano, si rimescola continuamente nel mazzo. Ed è un 2-2 che fa 2 lore. Cioè, questa negli aggro è proprio il Esatto. pane. È il Esatto. pane negli aggro. Questa No, carta molto forte. io la giocherei in un contesto aggro, la giocherei più che volentieri. Cioè, questa carta è un Esatto. 4 negli Sì. aggro. Sì.
assolutamente, veramente anche per me è bella. costruito un facile 4 e onestamente anche in limited è una pick super valida. Eh Costo sì, 2, 2, 2, 2 lore, mi ritorna nel mazzo, quindi io la ritorna nel giro mazzo e via, sempre. giri sempre. Ma È che un sia 4 per su tutti i tradare. fronti. È un Esatto. 4 su tutti i fronti e poi una Sì. comune, cioè quindi in No, draft la infatti. vedi anche tanto. Sì, sì, sì. Questa ci trova d'accordo D'accordo. velocemente. Esatto, cioè è forte questa carta, ragazzi, cioè non c'è nulla da dire. Effetti ricorsivi che ritornano sono cose che hanno il Su suo... un pezzo piccolo tra l'altro, Eh, cioè non è neanche grande come pezzo. va bene, Pua, abbiamo fatto presto. Proprio Esatto, rapidi è rapidi. molto fast Pua. Forse faremo presto anche qui, vediamo. Esatto. La prossima è Rafiki, combattente mistico. Costo 1 inchiostrabile, 0 di forza, 2 di volontà. Ha sfidante più 3, che ricordiamo significa che quando sfidiamo con questo personaggio prenderà più 3 in forza. Questa per 1 è un'abilità che si chiama Antiche Abilità. Ogni volta che sfida un personaggio Iena, questo personaggio non subisce danni dalla sfida. Vai, cosa mi dici? Ah, questa cosa è forte. Non c'è nulla da dire, cioè è un attaccante a costo 1-3, basta. Deve solo entrare e legnare, senza ritegno, senza se né ma. La Sì. seconda abilità, cioè non fa niente, c'è Vabbè, solo una iena in abbiamo formato, una iena, lasciamo esatto. perdere. Forse più avanti, chi lo sa. Esatto, però cioè, al momento c'è solo una iena. Basta quello che ha lui adesso. Esatto. Sì. Questa carta è forte solo perché sfida per 3 di forza, cioè è Mm, mm, fortissimo. mm. Cioè, abbiamo già visto delle carte simili, tipo il Vicino. capitano, uncino, nel grigio, che è un 1-2, però anche lì sfidante più 2 se non erro, quindi diventa un Esatto, quindi 3-2. anche lui diventa un 3-2. Esatto, ed è una carta che ha visto gioco praticamente in tutti, cioè Sempre. non in tutti, però sempre, esatto. Allora, vanno bene in control queste carte perché al turno 1 hai già una risposta per alcuni mazzi più veloci, che siano midrange o che siano aggro. Vanno bene anche nei mazzi più rapidi perché oltre a fare il loro lore standard sono una risposta per qualunque altra cosa e dall'altra parte a volte traddi anche meglio. Quindi onestamente a costo 1 non credo si possa chiedere tanto di più No, da esatto. una carta. Ma poi questa carta è molto forte anche contro i luoghi, cioè perché comunque stai attaccando per 3 un luogo con un costo 1, è Sì, fortissimo. sì. Se vogliamo, l'unico svantaggio che ha Soprattutto è l'assenza di valore nel trade quando viene sfidata. Cioè esatto, quando viene sfidato, però cioè nel senso sì, il suo già l'ha fatto, però va se bene. viene sfidato il suo l'ha fatto. Esatto. Perché questa carta vede molto gioco contro gli aggro, appunto contro i luoghi che costano 1 e rimangono lì con 4. Ad esempio l'isola che non c'è, che abbiamo visto nello Sì. scorso episodio. Se hai contro questa carta, cioè piangi, sì. perché Piangi tanto, sì, questa qui assolutamente. va dritta dritto sull'isola che non c'è e in due colpi la fa fuori. Cioè non Sì. ti permette di giocare luoghi se l'avversario ha questa carta. È molto molto bella. Per me lei si prende un 4,5, non gli darei 5 soltanto perché il 5 lo vorrei proprio riservare alle mega bombe. Alle mega bombe, esatto. Però questa qua un 4-4,5 ci sta tutto. Sì. È veramente forte Rafiki. In limited hai idee diverse o siamo sempre lì? No, il limited è uguale, cioè per me questa carta va presa in limited perché comunque è una rimozione. Sì, anche qua andiamo alti. Gran Se carta, non rimuove, Rafiki. se non rimuove, cioè comunque ti fa questo. Male. Gli mancava Rush e poi era un 5. Esatto, cioè se aveva Rush era un 5, Facile. cioè, raga, non c'è storia. Facile. Ok, andiamo alla prossima allora. Che è un altro titano. Oh. Kratos, titano del tornado, costa 5 inchiostrabile, 4 di forza, 4 di volontà, sfuggente, ha l'abilità che si chiama ciclone, si sposta e fai leggenda pari al numero di titani che hai in gioco. Allora, abbiamo detto prima, i titani adesso non prendono gioco in competitivo essendo molto molto lenti. Sì. Cioè questo qui costa 5 e cioè se hai solo lui ti fa una lore.
Me. Me. Ovvio, più ne hai in campo, più fai lore, però cioè, ti devi basare su quanti ne hai in campo. Mm. Per me non è Sì. validissima questa carta. No, sì, diciamo, nel costruito Nel contesto competitivo, esatto, resta una carta che da probabilmente raccoglitore. non vedremo alta nelle classifiche, poi Esatto. Nel mazzo titano, vabbè, questa è la classica ci vuole, staple certo, sì. nel mazzo meme titani, questa ci vuole, perché è Sì. è la carta che ti fa fare più lore in assoluto. Nel costruito inteso come lo intendiamo noi, però resta No, un 1. da raccoglitore proprio palese palese. Nel Mentre in limited, draft personalmente la prenderei perché comunque è un 4-4 sfuggente. sì, anche solo perché può gestire gli sfuggenti dall'altra parte, se non lo vuoi Esatto. usare come lore, e comunque magari in limited qualche titano lo trovi, cioè puoi costruirti un mazzettino titano in limited volendo, non Esatto. sono tutti rari, quindi qualcosa si può sempre fare, magari ottieni un po' più di valore. No, secondo me il limited è fair. Mm. Un bel Mm. 3 se lo merita il Sì, dai, limited. sì, dai, il 3 ci sta. In costruito 1. 1, sì. Va bene, Stratos, grazie e arrivederci. Ok, è un bel vanillone. Allora, l'uccello di fuoco, che fa sempre molto ridere, forza di distruzione, un costo 4 inchiostrabile, 6 2, 6 di forza e 2 di volontà e fa lore per 1, quindi vanillone cattivo. Cosa dici? Molto bella l'immagine. Ti dico solo questo, basta. Foil anche meglio. Poi noi l'abbiamo trovata, poi è bellissima, stupenda. In Però appunto costruito è penso che solo l'immagine possiamo... che è bella. In costruita è bella solo l'immagine. Nel senso- Io non cambio neanche l'uno, direi, di prima in No, cioè, costruito. rimane uno in costruito. In draft, però, avere un 6 di forza è brutto. In draft io ho un pensierino Sì. ce lo faccio anche ben volentieri. E questo è quel missile che lanci contro le location o contro qualunque cosa che Esatto, vuoi rimuovere con esatto, una sfida. Perché comunque esatto, è un po' come esatto, Stitch, rosso a costo 2, no? Cioè, esatto, c'è uno Stitch che c'è appunto nel colore rosso di questa espansione. 3-1, cioè esatto. 3-1 ignorantissimo, che rush picchia, e basta. picchia. E Basta, lo va mandi dritto. contro le cose, punto. Esatto, lui è uguale, cioè lo mandi contro le cose che ti danno fastidio. Quindi il suo motivo per esistere ce l'ha. Io lo metterei con un 2, quantomeno. Via. Esatto, esatto. 1 in costruito e 2 in limited. Perfetto. Ok. Prossima. Tutto tua. Regina, rivale rancorosa, costa 3 inchiostrabile, 4 di forza, 3 di volontà, vanilla senza effetti, che questa per 1 fa una volontà. Me, incostruito me, Vabbè. Il 2-3 anche perché vanilla che no, di... cos'è? 4-3, scusami. esatto, cioè... nel senso, non abbiamo ancora visto regine con shift, a meno che non si parli della gialla, ma Mm, appunto c'è la gialla 1 che costa 1, cioè decisamente migliore. Questa carta in costruito non vedrà mai la luce, cioè nel mm, senso a costo 3 c'è decisamente di meglio con appunto effetti, cioè mm, mm. ok, ha un valore alto di attacco, ma Sì. No, in generale alto. è quella combinazione di stat che resta infelice, oltretutto non ha abilità tipo Rush che ti permettono di sfruttare Esatto, quel 4 un pochettino più, in maniera un po' più rapida e esatto. quindi non lo so, è sempre quella stat che non vuoi proprio vedere, ecco. Mm, esatto, il limited è Esatto. già diverso, cioè nel senso io questa carta in limited la prendo più che altro perché 4 di forza è tanto il limited Sì, per un costo 3 inchiostrabile. sì. Ah, è una buona picca 3 questa qua. Forse diciamo che il limited, la cosa che diciamo, la mia mente ragiona sempre in quest'ottica di preferire un 4 dall'altra parte rispetto alla Esatto, sì, forza, ma perché ti adesso resiste di più mi resiste di banalmente. più, sì.
E poi comunque dei 3-4 che hanno anche qualcosina in più di lore ce ne sono, magari non a costo 3, però comunque qualcosa di interessante c'è. Quindi diciamo che sì, giocabile, sicuramente una pick che puoi prendere, niente di più secondo me di un 2. Esatto. Esatto. Ok. Più che altro perché appunto trad in maniera sfavorevole con alcune cose. Altro non so se abbiamo mai spiegato il termine traddare, ma intendiamo fare trade, cioè scambiarsi i personaggi, nel senso, esatto. non scambiarci nel senso quello diventa mio e questo diventa tuo, nel senso che andando in scontro si vanno entrambi negli scarti, si distruggono a vicenda. Esatto. È un trade favorevole, invece lo definiamo come uno scambio dove la carta che vado a perdere io in termini di valore è minore rispetto alla carta che ho tolto dall'altra parte. L'esempio che facevamo prima, l'avversario mi gioca una carta a costo 7 che è un 4-3, facciamo un esempio, noi con una carta a costo 3 lo tiriamo giù facendo 3 danni. Lì abbiamo, diciamo, avuto un vantaggio nelle risorse che abbiamo usato. Ma questi sono argomenti per l'Orcana Academy, non lo so, qualcosa del genere. Ok, parliamo alla prossima, che è il Guardiano del Tesoro, che è un costo 4 non inchiostrabile, Guardiano del Tesoro protettore della caverna, 6 di forza, 6 di volontà, fa 2 lore e ha un effetto particolare, si chiama Chiosa disturbare il mio riposo. Questo personaggio non può sfidare o andare all'avventura a meno che non si trovi in un luogo. Che mi dici? Orribile. Sarò brutale, ditemi quello che volete nei commenti, dite tutto quello che volete, ma questa carta è orribile su tutti i fronti. Ok, è un 6-6, ma non può fare niente se non hai luoghi, non ha senso. Per me non ha veramente senso. Parli di costruito e basta o di costruito e limited? No, anche i limited, cioè i Ok. limited quando mai prendi i luoghi, cioè devi prendere apposta i luoghi per questa carta. Tra Allora, l'altro sì, rara, cioè quindi la devi trovare nelle pick delle rare, cioè esatto, quando esatto. E mai? la trovi. E la trovi, esatto, Perché perché è sono quelle rare che non bruttissima. vuoi. Sono le rare che non vuoi, esatto, non le vuoi neanche nel raccoglitore queste rare a momenti. Allora, E io ti in occupano costruito spazio. non la vedo ancora qualcosa di decente perché non ho visto mazzi che sfruttano luoghi al 100%, tranne forse quello dei pirati, che però ha nei colori sbagliati per questa carta, Esatto. perché è rosso grigio. Per quanto riguarda il limited, esperienza mia, ho fatto un sealed, ammetto in casa, quindi non con tantissime persone, dove ho sbustato queste e ho sbustato tanti luoghi. E questa è stata la mia bomba in tutte le partite che ho giocato, e non sto scherzando, perché ha un body e una forza smodati per quel costo lì, a costo... Tendenzialmente lo giocavo a turno 5 perché la giochi e poi la sposti per poterla avere già un po' comoda, e onestamente rimuoveva qualunque cosa, ma davvero era una cosa fastidiosissima da tenere. E oltretutto se fai qualche magheggio di cura, che solitamente non è qualcosa che non è un'abilità molto forte, però se riesci a tenertela un po' in gioco con qualche cura o qualche guardiano, dà veramente molto fastidio dall'altra parte, perché non c'è tanto per rimuovere un costo, scusami, una volontà 6, oltre a fare i suoi 2 lore. Quindi se giochi un mazzo costruito un po' intorno, anche il limite da questa cosa, e di luoghi comuni non comuni ce n'è in realtà più di quello che insomma pensiamo, può avere il suo perché. Diciamo che io ho fatto delle belle partite con questa carta. Certo, ha il solito discorso di essere condizionale, devi avere il luogo, devi poterla giocare nel luogo, tutto quello che vuoi, quello sì. Però io un 2 in limited glielo darei, magari in costruito sì, raccoglitore assolutamente, per ora. Hai costruito secondo me anche 0,5 per dirti, cioè, è sotto scala proprio, perché non la posso vedere proprio. La vuoi proprio carta. punire. Esatto, cioè devono capire che è una carta orribile. Però dai, il limited, mi concedi questo 2? Sì, il limited Dai. te lo concedo, giusto perché io non ho fatto ancora limited.
Dobbiamo recuperare. Esatto. Va bene. Dai, grazie guardiano del tesoro, alla prossima. Speriamo di no. Prossima, tua. Abbiamo Ursula, strega del mare. Costa 3, non inchiostrabile, con 3 di forza e 3 di volontà. Un'abilità che si chiama Ormai è troppo tardi. Ogni volta che questo personaggio va all'avventura, un personaggio avversario a tua scelta non si può preparare all'inizio del suo prossimo turno. E fa leggenda per 1. Cosa mi dici? Allora, carta particolare. Sì. Allora, il fatto che abbia un effetto, diciamo, di bloccare dall'altra parte è sempre interessante, perché appunto gioca molto sul tempo, no? Quindi sul fermare magari una possibile dall'altra parte, che sia una challenge o che sia una quest. Quindi il fatto di tenere frizzata o tappata una carta è sicuramente un effetto molto interessante. È un attimino lenta e un attimino esiliabile troppo in fretta, quindi le stats che ha purtroppo non le permettono di essere sfruttata tantissimo, secondo me. Quindi questo fosse stato un effetto magari in ingresso ancora una volta, era molto molto più interessante. Ci manca qui proprio quell'aggiunta lì. L'avesse fatto anche in entrata questo effetto, oltre ad andare all'avventura, era già decisamente meglio. Sì. Quindi per me, diciamo, da questo punto di vista me la rende almeno al momento non giocabile e da raccoglitore. Esatto, da raccoglitore. Sì, il limited concordo. giocabilina, Il limite diciamo. è giocabilina, sì, cioè sì. ti tiene fermo un pezzo fastidioso, comunque un metterei 3-3 va bene. sì. Magari passa non è la una rara penna. che picco proprio appena Esatto, apro il cioè è una pacchetto. rara da 2, è la classica Sì. rara da 2, cioè nel senso se la vedi sei contento, se non la vedi sei contento uguale, ecco. Però Assolutamente sì, sì. in costruito è un 1, ci manca quella cosa in più di farlo anche in ingresso. Sì, concordo. Però art pazzesca. Sì, l'arca è veramente Foil bella, ancora l'arte è meglio. veramente bella. Veramente. Un po' Palpatine vibes. Esatto. Esatto. Next. Tra l'altro Star Wars è pure della Disney, quindi Esatto, quindi siamo speranza. tutti in tema lì. Vedremo. Non si sa, Esatto. ma è uscito qualcosa recentemente che non ci fa sperare benissimo. Esatto. Okay. Allora, siamo alla prima azione, quindi costo 1 inchiostrabile, si chiama Porge Rondono. Sposta un segnalino danno da un personaggio a tua scelta a un personaggio avversario a tua scelta. Vai. Personalmente questa carta, come abbiamo detto prima, cioè a costo 1 preferisco giocare appunto un personaggio, oppure giocare un oggetto che mi fa pescare, oppure giocare un'azione che mi faccia pescare. Questo non fa nessuna delle tre cose, quindi per me questo è un 1. Sì, in Molto costruito banalmente, sicuro. cioè non, Sì. in costruito sì, ma anche in draft, in limited non la vedo, non la vedo proprio, cioè un danno è pochissimo, non ti risolve la partita, non ti risolve un pezzo, è molto 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 situazionale e a volte non conviene neanche farlo, cioè. Sì, diciamo che costruito per me è un 1 100% perché manca l'archetipo come mazzo, cioè non c'è il Esatto, mazzo non c'è proprio in il cui mazzo in giocarlo. sé. Almeno non lo vediamo noi. I limited magari leggerissimamente, quindi se non un 1, un 1,5, ma semplicemente perché se proprio la devo mettere, secondo me un pochettino di valore te lo porta, perché appunto in limited, come dicevamo, i danni possono persistere un po' di più, quindi magari un tuo personaggio ti curi uno dei tuoi per dare un altro danno, magari fai anche un trade, non è male, cioè alla fine hai portato a casa due cose interessanti. Ci sono delle situazioni situazionali sicuramente, però per questo me la fa crescere leggermente, cioè la potrei giocare in un limited, in costruito 0 meno. Però non è la carta che prendi, cioè è una delle ultime carte che prenderesti. Sì, cioè. decisamente sì. Quindi andiamo Uno con da il nostro raccoglitore uno. e 1.5 se proprio gli diamo fiducia in limited. Esatto, sì dai, qualcosina secondo me può portare a casa.
Vai, prossima, tua. Allora, la prossima è una canzone o una melodia, rimaniamo in tema di melodiose. Per nome, costa 1, inchiostrabile. Pesca una carta, dopodiché scegli 3 carte dagli scarti dell'avversario a tua scelta e li rimescoli nel mazzo. Mhm. Allora, il fatto che costi 1 e fa pescare una carta, ci sono molte azioni, canzoni che fanno la stessa cosa e alcune si sono anche giocate. Rimescolare 3 carte degli scarti nel mazzo dell'avversario dipende molto dai matchup. Dipende molto contro chi stai giocando. Sì. Nel senso, se sto giocando contro un giallo che gioca Peggy, questa carta mi piace. Perché gli tolgo i potenziali bersagli che Peggy si può rimettere in campo. Sono d'accordo. Idem, altre carte che vanno negli scarti, esempio la volpe che si riprende in mano il gelato dagli scarti, Tamatoa che si riprende gli oggetti, toglierle dagli scarti è forte. Sì. Fa pescare una carta, comunque il suo lo fa. È una canzone, banalmente te la può cantare un costo 1. Non lo farei banalmente come canzone, cioè tanto vale che pago l'inchiostro e la gioco. Sì. La vedrei molto come Tetch, però non come carta giocata in 3-4 copie, no, perché alla fine è molto situazionale l'effetto. Sono d'accordo. È affascinante in realtà l'effetto di rimescolare, perché come dicevi tu dipende molto dal matchup, però puoi scasinare anche solo per esempio l'equilibrio di inchiostrabili se io ti rimescolo tutte le non inchiostrabili che hai nel discard, piuttosto che ti rimescolo tutti quei costi 1 inutili che puoi aver perso. Oppure se stiamo giocando contro una carta che usa appunto Peggy piuttosto che Ade, che si giocano molto sulla ricorsione delle carte negli scarti, puoi un po' bloccare questa cosa e alla fine a costo 1 veramente pochissimo, quindi è inchiostrabile. In realtà secondo me è una carta che in questo momento sta un po' passando sotto i radar, non viene giocata tanto. Però se ti trovi di fronte a un meta, appunto come dicevi, che i scarti li utilizza, ma anche se non utilizza proprio solo gli scarti, ma puoi scasinare un pochettino di equilibri nel mazzo, la vedo interessante. Per me questa carta qua in costruito io gli darei un 3 onestamente. Io starei più sul 2, quindi cioè andremo più sul 2,5. Sì. Più che altro perché questa qua è la classica carta da side deck. Se ci fosse. Sì. Magari andando avanti con le espansioni, magari poi appunto vedremo quando inizieranno appunto i primi tornei competitivi se aggiungerà appunto la side oppure no. Questa qua è la classica carta da effetto side, cioè la metti dentro contro specifici mazzi. Allora, mediamo sul 2,5. Sì, mediamo sul 2,5, esatto. Va bene. Il limited? Il limited, è carina solo perché ti fa pescare una carta. Esatto. Anche per me, l'unico fatto che mi interessa davvero è quello. Quindi forse sì, un 2 giusto, però un 1,5 via. Qualcosa che sta lì vicino. Esatto. Perché comunque pescare resta comunque una cosa interessante, quindi... Ok. OK, next. Ok. Un'altra azione, ultimo tentativo disperato. Costo 3, non inchiostrabile. Impegna un personaggio avversario a tua scelta, poi un tuo personaggio a tua scelta ottiene sfidante +2 per questo turno. Cosa ne dici? Allora, questa è la classica azione che ti fa da rimozione se hai personaggi in campo. Peccato che non sia inchiostrabile o che non sia una canzone. Perché per il resto, cioè, è molto situazionale, nel senso perché devi avere comunque un personaggio in campo che, tra virgolette, devi essere anche disposto a sacrificartelo. Perché se lo mandi contro un altro personaggio, cioè la maggior parte delle volte te lo secchi anche.
Il fatto che non sia non inchiostrabile mi fa storcere molto il naso, Mhm. e soprattutto anche che non sia una canzone, perché questo Mm. effetto è molto da canzone. Sì, sono Questo d'accordo. è un effetto molto da canzone, Sì, sì, questo, sì. Secondo me piuttosto che resta, d'azione. resta un po' nell'ambito delle tech card questa carta, perché la vedo promettente per il suo effetto di tap, cioè il tap Mhm. diretto più combat trick. È vero, non funziona solo a board vuota, però a volte ti permette veramente di togliere delle cose molto più grosse di quello Sì, che hai tu in campo, quindi ci sta come tech. sì, Eh, sì, sì. però non la vedrei tanto di più in costruito, quindi la verrei intorno No, a no, un no, 2. esatto. Anche 1,5 io volendo, eh. Più che altro perché appunto non si inchiostra. 3 comunque, cioè se giochi questa non giochi un personaggio che vorresti in campo. Eh, L'effetto è quello che è, nel senso Sì. ti devi impegni per cioè impegni un personaggio avversario per sacrificartene uno dei tuoi per schiantarcelo sopra. Sì, Cioè ci sta, fai ci sta. classico 2 per 1. 1,5 in Sì, costruito. Il sì, limited perfetto. invece per me è valida, cioè in Il assenza limited di è grossi valida. removal la Sì, vedo una carta molto giocabile. interessante. Oltretutto il fatto che dicevamo prima, cioè il giocare tanti 3-4, 2-3 e così via, ti permettono di fare un bel trade in realtà Sì. perché scavalli Esatto, esatto, quel limite e quindi tante volte veramente fai una removal interessante. Quindi per me, esatto. insomma, un 3-3 e mezzo anche, guarda, dico la verità. Perché di removal non È ce ne sono comunque una tantissimi. rimozione, Mm, esatto, è mm, una mm. rimozione. Dici un 3 e mezzo ce lo vedi? Sì, ce lo vedo tranquillamente un 3,5, anche perché è una non comune. Sì, La puoi vedere come non la puoi vedere, essendo a metà tra la rara e il comune. sì, sì, Se verissimo. la vedi sei contento perché comunque ti fa da rimozione. Esatto. K. Prossima. Tu. Abbiamo vinto ancora noi. Una canzone, costa 3 inchiostrabile. Guarda le prime 5 carte del tuo mazzo, mettine un qualsiasi numero in cima o in fondo al mazzo in qualsiasi ordine e ottieni una leggenda. Allora, l'effetto è interessante per Mhm, me. mhm. La cosa che non mi piace, avrei preferito pesca 1 piuttosto che ottieni leggenda. Ok. Avrei preferito così. Perché tu comunque ti guardi 5 carte. Tra quelle 5 scegli anche quante mettertene sotto, che non vuoi vedere, oppure quelle sopra te le metti come vuoi. Mhm, E se fosse stato quel pesca, l'avrei mm, giocata. mm. Ottieni una leggenda non mi cambia, non mi fa niente ottenere una leggenda. Cioè, io le leggende le ottengo con i personaggi, non con le magie. Allora, è vero, però guarda, ti dico la verità, a me questa carta qua in realtà devo ancora giocarla, ma intriga un sacco, ma anche in diversi tipi di mazzi. Cioè, adesso la prima che ti viene in mente è Ursula, perché questa è una canzone a costo 3, Ursula la può cantare doppia, puoi praticamente guardare 10 carte volendo, se vuoi buttare tutto sotto, e guadagni 2 lore. E va bene, ok, quello è l'esempio lampante, però in realtà potrebbe avere un senso anche in altre situazioni. Cioè, adesso non l'ho mai provata, ma supponiamo di pensarla in un aggro, dove tu hai già Merlino Capra che ti fa il tuo un lore in entrata, un lore in uscita. Sì? Questa potenzialmente è una win condition in che non ti aspetti perché fai un lore così, cioè senza dover aspettare un turno per questare, che in aggro spesso si decide su quell'ora in più, in quell'ora in meno, la vittoria, e ti migliori la prossima pescata togliendoti tutte quelle carte che non ti serviranno a nulla. Magari non so, ti manca quella Kida da shiftare, non ce l'hai nelle 5 che vedi lì, butti tutto sotto e dici la devo beccare e vado a pescare la prossima, oppure semplicemente scegli cosa pescare. In realtà la vedo in tanti mazzi diversi, non ha ancora visto tanto gioco, però non lo so, secondo me può riservare qualche sorpresa. Il potenziale di questa carta secondo me è interessante. È vero, il lore lo fai con i personaggi, ma il fare lore all'improvviso con un costo 3 cantabile non è così male, secondo me. Non è male, ma avrei preferito pescare.
Capisco, sì, sì, è Eh, più una cosa, sì, sì, il... sì, di controllo Esatto, più che di... esatto, perché questa carta è molto da controllo, cioè il controllo non, cioè non lo fai molto a fine partita la leggenda, appunto con i personaggi tipo Elsa, Malefica Drago, Ade, tutti quei personaggi lì che hanno 2 o 3 lore, sono grossi da togliere. Ehm, Questa è proprio una carta da mi preparo per le giocate successive. Sì, Quindi il prepararsi avrei preferito il pescare uno anziché fare un punto. sì, sì, sì. È Però l'unica togliamo... è la pecca che gli do proprio. Sì, 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 capisco, capisco. Sicuramente col pescare sarebbe stata molto, molto più forte Sì, molto per più forte. l'aspetto control. Per l'aspetto agro ci devo pensare, perché è interessante l'ore in più. Però se io la penso anche senza il lore o senza il pesca e il fatto che ti faccio guardare 5 carte, quindi ti migliori la pescata di 5 carte, è già una carta interessante comunque in control. E in più, vabbè, se avesse avuto anche la pesca sarebbe stato meglio. Però per Esatto. me è una carta interessante che ha potenziale e che non ha visto abbastanza gioco per ora. Io darei come voto, io personalmente darei un 2. Mhm. Più che altro perché appunto non... cioè per l'effetto che fa non conviene neanche più cantarla. Cioè nel senso, io preferisco cantare un costo 3, preferisco cantare un Friends of the Other Side. Cioè sicuro pesco 2 carte, quelle che sono, comunque vedo 3 carte Mhm. nel mio turno. Sì, Queste ne vedo 2 in più, ok, ma non le pesco. certo, certo, sì, sì, È sì, quello il capisco. guaio. È Io sempre voglio quello il essere guaio. molto ottimista e pensare a un 3. Andiamo sul 2 e Andiamo su mezzo due e allora. mezzo, Andiamo sul 2 e esatto. mezzo. In limited invece. Il Limited Mayon, veramente questa carta non la giocherei. È una canzone che non me. Se mi passa davanti è probabile anche Sì, che la sì, lascio sì, sì, andare. la passo. La Però se mi passo arriva tranquillamente. va Se mi bene, posso arriva, sì, pensarci. vabbè, la prendo, ma probabilmente non la metterei neanche nel mazzo. Ci sta. Andiamo su un 1 allora per la Sì, parte di sull'1 limited. in Limited, tranquillamente proprio. Ok, prossimissima. Abbiamo il primo oggetto. La lampada. È mia, giusto? Sì, Ok. la tua. Allora, oggetto, costo 2, non inchiostrabile, lampada, effetto bene o male. Esilia questo oggetto. Se hai un personaggio chiamato Jafar in gioco, pesca 2 carte. Se hai un personaggio chiamato Genio in gioco, fai riprendere un personaggio a tua scelta con costo 4 o inferiore in mano al suo giocatore. Che dici? Allora, è carino il fatto che sia versatile, nel senso che puoi scegliere tra 2 personaggi e fare l'effetto in base a quello. Ovviamente se li giochi entrambi, fai entrambi. Cioè, se li hai entrambi, questa carta è una bomba, cioè è fortissima. Rimbalzi, peschi 2, a costo 2 è fortissimo. Ovviamente devi avere, io sono sempre così, cioè devi avere per avere le altre carte, questa carta è boh, non Un mi mazzo dice niente. tematico magari. Nel tematico sì è forte. Mm, Ho visto, cioè ecco, la giocherei più come Thatch nel mazzo appunto di Jafar, Viola sì, Grigio, perché peschi. Comunque, avendo Jafar in campo, pescando 2, fai anche due leggende, quindi ci sta. è carina da giocare. Però non in più di un paio di copie, non di più. Anche perché non Concordo. sono inchiostrabili, sono dei chiodi. Perché se non hai né l'uno né l'altro, questa carta non fa niente. È sempre lì il Concordo problema. sul tech, sì, anche per me è un 2 questa carta. È Perché sempre lì. comunque sì, è carina, però la vedo proprio solo nel tematico, da sola, senza già fare, senza geni, questa carta non può essere mai usata. Non fa niente. No, esatto. Il limited, anche lì è una di Uguale, quelle carte cioè, se che... non uno addirittura, perché se non vedi né Giafare né Genio, è inutile prenderla proprio. È un po' quello, cioè devi un po' sperare di vedere almeno una di quelle, tipo il genio comune, blu credo, o verde, non mi ricordo quale sia il colore, blu credo, è uscito Però un siamo genio. sempre lì, li devi prendere. Sì, 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 li devi prendere. Sì, sì. Me, Diciamo che il Jafar per la pescata è interessante, però sì, lo devi trovare. Quindi esatto, è sempre lì. Io qui starei più forse sull'1, sull'1. sì, per In limited è Limited ancora. sarei sull'1. Sono d'accordo. Ok,
Next one. Cappello dello stregone. Bello dello stregone. Oggetto, costa 2, inchiostrabile. Incredibile magia, si sposta e pagare un inchiostro. Nomini una carta, dopodiché riveli la prima carta del tuo mazzo. Se è la carta nominata, la aggiungi alla mano, altrimenti la lasci in cima. Oh yes. Io vorrei tanto che questa carta fosse super giocabile in costruito, perché mi piace un sacco l'effetto. Però onestamente, cioè, o vai di grandi effetti di scry, o questa carta Esatto, qua non ci becchi verrà mai la nella luce. vita. Non ci becchi Esatto. mai nella vita. C'è da dire che la giochi solo nel mazzo scope, perché tu dici scopa magica e qualsiasi Sì. scopa prendi tu Ti la viene tiri su. fuori. Viene Però, fuori. cioè, quando mai ti capita Sì. di giocarla in altri contesti. No, devi proprio giocarla in un mazzo che va molto sullo scry, quindi che sia, non so, Esatto. abbiamo visto prima la canzone che ti fa vedere 5 carte, piuttosto che ce ne sono in realtà un mucchio, no, di queste carte che ti fanno fare scry, rimettere a posto, eccetera. Però, voglio dire, costruire un mazzo intorno al cappello per poter pescare quella carta gratuita, quando devi aver comunque giocato una carta per vederle, non so quanto... cioè, Cioè, piuttosto develop your tro- brain. esatto, troppe carte per una pescata e basta. Non ha Sì. senso. Tanto vale giocare le classiche cose. Pesco diretto, buona fila, Sì, sì, metterla sì. lì. Magari un giorno faremo, appunto, avremo abbastanza personaggi da fare un mono, Monoscopa. monoscopo, monogenio, mono Jafar, non lo so, Esatto. qualunque cosa, e quindi lì avrà un Cappello senso. verrà carino. Al Però per momento è ora un 1. è un 1, È un sì, 1. anche per me. Uguale in Limited. Ancora In Limited peggio. io non ancora peggio, perché appunto non sai quello che prendi, non sai quello che peschi. No. No, è Anche, orribile anche il se provi a Limited. incastrare la combo, ma il limited la vedi ancora meno. Vedi Cioè, avrai ancora l'1 meno, per di cioè quella carta che ti scraglia, su 1 per. È allucinante veramente. il Limited questa. Però a me l'Enchanted piace di questa È carta, devo dire la carina, verità, molto carina. carina. Sbaglio o siamo arrivati alla prima location? Siamo alla prima location. E allora change. Ok. Quindi la montagna proibita. Tutta tua. Luogo, in italiano luogo, costo 2 inchiostrabile. Montagna proibita, castello di Malefica. Ha costo di spostamento dei personaggi 1 e volontà 6 e fa un lore, quindi nessun altro effetto, un luogo vanilla. Cosa dici, Pino? Per me questa carta negli aggro è molto carina, molto molto bella. Il costo di spostamento non ci interessa, non avendo appunto effetti sul luogo. Il 6 di volontà è tantissimo da tirar giù. E comunque sta lì, cioè ti fa uno lore passivo ogni turno. Negli aggro questo è forte, eh. Sì, sì. Nell'aggro che conosciamo, diciamo l'hyper-aggro rosso-viola, se la batte con l'isola che non c'è, che costa 1 in meno, però ha anche 4 di volontà, se non Anche erro. esatto. Quindi Esatto. va giù molto più facilmente. Diciamo che lì stai cercando di bilanciare calo prima oppure duro di più. Esatto. Esatto. Cioè, comunque questa carta io la vedo molto forte comunque cioè, perché se la giochi nei primissimi turni, secondo o anche terzo comunque, cioè, il suo dovere lo fa, 2 o 3 punticini te li porta a casa questa Sì, carta. sì, sì, ha sicuramente il Se l'avversario potenziale. la ignora completamente, cioè questa qui ti macina lore su lore che è una meraviglia, Io la vedo Io su, sì, 2,5-3 onestamente. neanche un po' di più onestamente, cioè io sarei stato più sul 3,5-4, 4 Urca, in certi ok, contesti, 3 in altri, però questa qua per me è molto da 3 questa carta qui. ok. 3 dai, 3 ci sto. In un 3 giocabile in aggro ci sta. Sì. In limited? In limited anche, Mm. obiettivamente, cioè se la vedi subito è forte perché comunque Mhm. 6 di volontà, fan fatica a tirartela giù. Sì, comunque sia 6 è tanto, sì, devi avere più personaggi Sì. da mandare contro la location per annullarmela. Sì, quello sì. E comunque ti annullano una location che ti fa una lore, cioè Mhm. non una location che ti fa 2 lore ogni Sì, turno. sì. Quindi vale molto il fatto di tu mi stai attaccando con più personaggi per togliermi una lore. Ci sta, ci sta.
Lo Per me tagliamo è su un un 3. 3. Sì, Sì, per me è un 3 anche in limited. alla grande. Mi piace. Next. Il castello della regina. Stanza dello specchio. Luogo. Costa 4, inchiostrabile. Spostamento costa 1, 7 di volontà, magari 7 di lore a turno. Eh, usare lo specchio. All'inizio del tuo turno, per ogni personaggio che è in questo luogo, puoi pescare una carta. E fa 2 lore passivi a turno. La carta è una bomba. Fortissima. Punto. Bomba, cioè Non c'è niente questa è da una dire. bomba, ogni viola la gioca, è Niente. impressionante questa Ma per carta. forza, cioè, come fai a non Cioè, giocarla? no, no, Spostamento 1, 2 lore, 7 di resistenza di volontà. Cioè, ha tutto, ti puoi poi peschi. pescare. No, Cioè, no, è come fai? fortissimo. È un 5. Questo è un 5. Questo è il 5 delle È il 5 location. delle location. Proprio, ragazzi, senza alcun dubbio. Onestamente, vabbè, per chi non segue un po' i deck che ci sono in giro adesso, questa nel rosso-viola fa il suo perché ti dà un In vantaggio ogni viola, carte. in ogni viola, Assolutamente non troppo forte. nel rosso. L'ho vista addirittura giocare in aggro questa qua sui simulatori, cioè questa È qua, interessante, cioè, sì, 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 la sì. metti lì, sposti tutti piccolini lì sopra, ti rifai la mano, cioè Vero, fortissima, vero, vero. fortissima. Tanta roba. Limited? Uguali limited, cioè no. Sì. Senza Decisamente senso. è una carta che, sì, questo è un 5-5 facile, e giocatela, semplicemente provatela anche voi e insomma diteci se Troppo vi torna, forte. però veramente Troppo troppo forte il castello della regina. Next e credo ultima carta. Ultima carta, ultima location e ultima carta. Ultima carta. Allora, la torre dello stregone, laboratorio meraviglioso. Costo 3 inchiostrabile, costo 2 per lo spostamento dei personaggi e 7 di volontà. Ha due effetti. Il primo è il ripostiglio delle scope. I tuoi personaggi chiamati scopa magica possono spostarsi in questo luogo gratis. E il secondo, potere magico. I personaggi ricevono +1 leggenda mentre si trovano in questo luogo. Che ci dici? La classica carta del mazzo meme delle scope, perché appunto si spostano tutte gratis qua sopra. Poi appunto fanno leggenda per 2 anziché per 1, o per 3 per le scope che hanno 2 lore, cioè quindi ti accelerano, cioè le scope diventano aggro praticamente. Sì. In altri contesti, nì, nel senso, è carino il fatto che i tuoi personaggi prendono 1 lore, costo 2 il 2 di costo dello spostare è tanto. È tanto, È troppo. sì, È troppo. Cioè, banalmente, come abbiamo visto nel video precedente, c'è Lucky che è molto più forte, perché questa lui dà +1 lore a tutti gli altri. Sì, è vero. Hai già detto tutto, secondo me, nel senso che assolutamente carta da mazzo scope Esatto. e Però fuori appunto le dal mazzo scope scope fai poco e niente in costruito. sì, esatto. Non fa Quindi, neanche lore passiva, cioè è quello il guaio. Facesse una lore passiva, almeno nì. Però si prende un bell'uno. sì, in costruito sì. Nel mazzo scope, vabbè, la classica staple che devi giocare, perché è la tua win condition, no? Però il mazzo scope è un mazzo meme, cioè. Sì, esatto. Non Il è limited? competitivo. Il limited uguale, cioè nel senso. Difficile tirarci fuori del valore da questa carta, purtroppo. Esatto. E magari ci prendi qualcosa, però onestamente a 2 non puoi spostare tantissimo, quindi No, ne sposti al massimo 1, forse 2 personaggi in un turno, ma è proprio perché sei con la mano vuota che non sai che cosa giocare, o nient'altro. Va bene, e allora direi che siamo giunti alla fine. Chiudiamo in bellezza con un 1-1, devo dire. Esatto. Però ci sono stati ben 2-5 in questa, in questo colore. Abbiamo visto delle belle bombe sicuramente. Sì. E niente, io direi che possiamo, diciamo, tirare le somme di questo viola. Sicuramente porta qualche bomba veramente meta defining. Poi chiaramente
carte filler devono esistere, però anche tante carte potenziali. Abbiamo visto veramente tantine molto molto carine. Amelia, abbiamo visto la carta appunto che fa Scry e un lore leggenda, ce ne sono diverse che teniamo sul Hanno radar. attirato la nostra attenzione. Esattamente. E noi vi ringraziamo per averci seguito e essere stati con noi fino adesso. Abbiamo cercato di mantenere il video in una durata un pochettino più potabile. Esatto. Non è facile perché vorremmo veramente parlare sempre tantissimo. di sbrigarci, Esatto. Però fateci sapere se appunto vi è piaciuto, se vi piace il formato, se vi piace il modo in cui analizziamo le carte. Noi ci diamo appuntamento con la prossima review che appunto faremo a brevissimo, e continueremo questa serie, cercheremo di chiuderla a breve, e ne approfitto per ringraziarvi di nuovo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguite la pagina su Instagram, sia Disney Arcana Nexus che il super grande pro Buon Pingu. Oddio, pro non lo so, Pro, io mi tu sei il impegno nostro ogni pro. volta. Sei il nostro Io mi pro. impegno ogni volta, quindi Ringrazio anche te, Pingu, per il tuo tempo e per essere stato quando qui. vuoi, è sempre un piacere. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima.